questa sera la 56esima seduta del Consiglio Comunale di lunedì 13 novembre 2023. Silenzio in aula, per cortesia. Silenzio in aula. Silenzio in aula. Apriamo questa sera la 56esima seduta del Consiglio Comunale di lunedì 13 novembre 2023. La seduta pubblica, può essere anche vista in diretta sul canale televisivo La Tenda TV, visibile su internet. Passo la parola al segretario per l'appello. Casagrande Andrea. Vado. Dareggian Antonio. Arriva il tardo, adesso non c'è. De Antoni Giulio. De Bastiani Alessandro. Denardi Barbara. Dus Marco. Miatto Antonio. Presente. Pagotto Alberto. Parrella Roberto. Rasera Gianni. Rosset Mario. Salezze Silvia. Sant'Antonio Paolo. Presente. Scottà Giancarlo. Tonon Roberto. Varaschin Gianni. Numero legale c'è. Benissimo. Allora do il benvenuto questa sera al consigliere comunale Giancarlo Scottà, che oggi entra in Consiglio Comunale in sostituzione del consigliere Maurizio Gomiero, recentemente dimessosi. Per lui si tratta di un rientro in quest'Aula che lo ha visto protagonista in passate consigliature. Certo di interpretare il pensiero del Consiglio Comunale, auguro a lui buon lavoro in questi ultimi mesi di attività consiliare che ci separano dalle prossime elezioni amministrative ed in cui auspichiamo possano essere prese decisioni non solo importanti, ma soprattutto utili per la nostra città. Nomino gli scrutatori: Pagotto, Rasera, Denardi, va bene, grazie. Bene, se ci sono delle comunicazioni, prego. Buonasera, desideravo informarvi che i tentativi di avere in Consiglio Comunale la presenza del direttore generale, il dottor Benazzi, a raccontarci un pochettino la situazione della sanità generale, ma specialmente per la nostra città e il nostro ospedale, non riescono mai a combinarsi fra date disponibili sue e consigli nostri, per cui ho dovuto invertire le modalità e ho chiesto al dottor Benazzi le giornate in cui avrebbe avuto la possibilità di essere qua con noi. Nel mese di novembre la disponibilità residua sua era delle giornate del 27 e 28 di questo mese, per cui ho optato per il 27. Se il giorno del 27 ci sarà bisogno di fare un consiglio comunale, il dottor Benazzi verrà in quel consiglio comunale. Se non ci fosse il consiglio comunale, il dottor Benazzi comunque verrà e sarete invitati a una serata specifica per parlare di quell'argomento là. Quindi 27 novembre, ore 20, lo avremo qua. Comunico anche che il Fadalto è stato definitivamente riaperto un paio di ore fa. Lascio la parola al vice sindaco Posocco, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, in qualità di assessore alle attività produttive, volevo informare il Consiglio che il giorno 8 novembre è mancato all'età di 71 anni Narciso Casagrande, che era responsabile dell'area sinistra Piave della Confesercenti Treviso per più di 4 decenni. Nella sua attività lavorativa aveva aiutato a promuovere il commercio in forma fissa e ambulante nei territori di sua competenza, avendo particolarmente a cuore il mercato della sua città Vittorio Veneto e sconfinando a volte anche nel vicino Pordenonese.
Grazie alle sue importanti capacità professionali ha ricoperto nel tempo l'incarico di segretario provinciale e regionale di ANVA Confergenti. Stimato professionista, con spiccate qualità di intermediazione, apprezzato da operatori e amministratori comunali, ha onorato tutti gli impegni presi e aiutato a valorizzare le realtà imprenditoriali del territorio. Era anche molto impegnato nel sociale insieme alla moglie Marina. Lo ringrazio per la collaborazione che mi ha dato in questi 4 anni di amministrazione e credo anche chi mi ha preceduto negli anni abbia avuto modo di apprezzare veramente la persona che era Narciso. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Bene, finite le comunicazioni partiamo con l'apertura dei lavori. Allora, primo punto all'ordine del giorno, bilancio di previsione 2023-2025 allegati, variazione numero 4. Lascio la parola all'assessore, al vice sindaco Posocco per l'illustrazione della delibera. Prego, vice sindaco. Grazie Presidente, ringrazio anche qua con me la presenza del dottor Sardi e della dottoressa D'Apparè. Riguardo a questa variazione di bilancio, la quarta dell'anno, è una variazione in cui diciamo, mettiamo a posto in certi capitoli alcune spese, alcune entrate e degli stanziamenti che vorremmo fare entro la fine dell'anno. Ve le riassumo brevemente quali sono i maggiori che trovate in delibera e poi siamo qui a discutere se avete dei dubbi. Partiamo dalla parte capitale in cui viene applicato dell'avanzo di amministrazione che abbiamo. E fondamentalmente per una manutenzione straordinaria degli impianti fotovoltaici, quello in area industriale, che è stato danneggiato dalla grandine e si è assicurato, però nel frattempo non sta producendo energia elettrica, quindi abbiamo deciso che prima di aspettare l'assicurazione per sistemarlo è meglio se interveniamo direttamente. C'è un contributo straordinario in ambito socioculturale che serve per il Palafender, su una spesa prevista di oltre 35.000 euro, noi contribuiamo per 25.000 euro per il cappotto del Palafender e c'è un contributo straordinario per l'acquisto di attrezzature di persone diversamente abili per la piscina comunale, che aiutano le persone diversamente abili a essere messe praticamente in acqua per gli esercizi. In parte corrente le variazioni maggiori dovute essenzialmente a dei risparmi da fornitura calore e risparmi su spesa energia elettrica per oltre 350.000 euro. Apro una parentesi in questo, i risparmi sono dovuti a 3 fattori fondamentali. Uno, rispetto al bilancio di previsione, alla riduzione delle tariffe durante l'anno. Vi ricordate l'anno scorso in questo periodo come eravamo con i prezzi del gas e dell'energia elettrica, per dire. In seconda battuta, perché comunque visti questi grossi costi avevamo messo in bilancio di previsione una cifra che in quel momento sembrava adeguata a sostenere tutta l'annualità. 3, comunque sono state attuate delle misure di contenimento dei costi che voi sapete benissimo, come la riduzione della temperatura negli uffici pubblici e nelle palestre e per quel che riguarda l'illuminazione pubblica lo spegnimento dove possibile di circa il 50% dei lampioni. Con questa, dove mettiamo mediamente i soldi in questa variazione, proseguiamo la causa sui derivati che ci costa ulteriori 163.000 euro, ne avevamo circa 103.000 in bilancio, ci serve apportare altri soldi con altri 59.000 euro
in bilancio con questa variazione. Abbiamo più spese per la manutenzione del patrimonio arboreo, 35.000 euro, altre spese per manutenzione e forniture di viabilità, spese per la manutenzione ordinaria di impianti termici, spese per la manutenzione di impianti semaforici, spese per animazione turistica 106.000 euro, sono divise in... allora, quest'anno il Comune si fa carico direttamente di una spesa per le luminarie che è identica a quella degli altri anni, più o meno, quest'anno siamo sui 17-18.000 euro, solo che gli altri anni veniva data come contributo all'associazione tramite bando e l'associazione si faceva carico degli accordi con gli operatori per le luminarie. Quest'anno abbiamo, visto che la gestione comunque era abbastanza complicata per l'associazione, abbiamo deciso come amministrazione che più o meno a parità di cifra ci faremo carico noi dell'allestimento delle luminarie in città, quindi spendiamo uguale per le luminarie ma la gestione sarà nostra. In poi proviamo a vedere, ma abbiamo l'idea di creare un'illuminazione particolare in certe aree della città con dei proiettori, per esempio in Piazza Meschio, per esempio in Piazza Giovanni Paolo I, per esempio a Formeniga, in Val dei Fiori e a Serravalle, un'illuminazione natalizia che abbellisce notevolmente questi centri, questi luoghi qua. Dopodiché invece l'altra rimanente cifra, questo per un totale di circa 50.000 euro, le due cose. L'altra cifra, 56.000 euro, viene assegnata a un bando per le manifestazioni natalizie che ci saranno, di cui alcune siamo a conoscenza, tipo gli eventi qua in centro, che c'è l'associazione Vittorio Veneto al centro che vuole organizzare, la Conf Artigianato, scusate, che si vorrebbe far carico di illuminare i giardini pubblici qua in centro, c'è l'associazione, credo la parrocchia di Meschio che vuole far qualcosa in Piazza Meschio, ci sono le lanterne a Serravalle per i mercatini in Piazza Minucci, Serravalle vive con il solito albero, se ce la fa, in piazza Flaminio, e poi c'è la Little Run, credo, il 26 di dicembre. Al momento io sono a conoscenza di queste manifestazioni, però facciamo un bando di 56.000 euro con massimo contributo a un'associazione di 25.000, e questi soldi sono più che sufficienti, secondo me, probabilmente sono in più, però non essendo a conoscenza magari di tutte le altre associazioni che vogliono fare qualcosa, tipo in Duomo ci sono 3 associazioni che lavorano tanto, però al momento mi risulta che ancora non abbiano deciso niente. Comunque faremo un bando e vediamo quanti di questi soldi verranno assegnati. Vi ho detto dei risparmi, poi se c'è qualche altra cosa che ho trascurato sono qui. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Bene, apriamo il dibattito. Prenotazioni? Consigliere De Antoni, prego. Sì, volevo ancora alcuni chiarimenti, oltre a quelli che ci sono stati dati in commissione, perché su tutti i punti avevamo comunque la possibilità di avere delle risposte. Allora, il primo punto interrogativo è su quella riduzione di 102.000 euro per il fondo affitti, contributi che credo arrivassero dalla Regione o dallo Stato. C'è stata una riduzione dei fondi, diciamo motivati da qualche cosa, oppure cos'è successo? Seconda cosa, ho visto che quei 30.000 euro in meno di incassi sugli affitti,
sono 30.000, sì. Minori canoni di locazione immobili sono 30.000 euro. Mi è stato detto in commissione che deriva da una rivisitazione, o se ho capito bene, del contratto di locazione con MOM. Mi chiedevo, per aver letto sul giornale nei mesi scorsi o negli anni scorsi, che era stato proposto a MOM di acquistare l'immobile uffici e forse anche l'autoparco, non so, chiedo, però è rimasto in piedi un contratto di locazione? Domando. E a che cosa si riferisce? E mi chiedo anche come mai non è stato poi trovato un accordo tra il Comune e MOM per la vendita degli uffici e dell'autoparco, visto che di qui non ne abbiamo mai parlato. Poi alla voce spese, prego? Oh no, ho pensato io che si chiami autoparco, ci sono gli uffici e poi c'è una zona, questa qui in via Vittorio in parcheggio, sì, parcheggio. Poi nella voce spese ho visto che ci sono 35.000 euro per manutenzione e patrimonio arboreo. Volevo sapere se l'assessore aveva un progetto particolare oppure se sono stati individuati degli interventi o se finalmente abbiamo predisposto un progetto che possa garantire una programmazione e una corretta manutenzione del verde. Una curiosità, ho visto questi 17.500 euro per manutenzione impianti semaforici, girando per Vittorio ci si accorge, verso tutti gli automobilisti, e soprattutto a certe ore, che i semafori non rispondono esattamente alle situazioni che ci sono. Nel senso che ci sono dei momenti in cui ci sono le code, ad esempio sul semaforo che c'è davanti a Gennaro, via Vittorio Emanuele, diciamo che si incrocia con via Dante, ci sono delle forti code, diciamo, sulla strada su via Dante, mentre sulla strada Vittorio Emanuele non ci sono code, anzi il semaforo resta verde, non ci sono auto, e ci sono altre ore della giornata in cui via Dante è scorrevole, mentre via Vittorio Emanuele è più, chiaramente a seconda degli orari, no? Degli uffici, delle scuole, eccetera. Volevo capire se i nostri impianti semaforici sono programmabili e se è stato dato mandato, ma spero di sì, alla polizia locale per capire se questa programmazione, così come è stata fatta, è sempre efficace oppure se non meriti di fare qualche verifica. Mi chiedevo come mai c'è questo risparmio di 60.000 euro per le rette di ricovero anziani e assistenza domiciliare, se c'è stato qualche motivo per cui c'è stato questo risparmio, oppure se non ci sono più anziani che vanno nelle case di riposo, e visto che c'è anche l'assessore, chiedevo, ogni anno ci troviamo alla fine dell'anno e io ogni volta glielo faccio presente, assessore Caldar, che ci sono questi risparmi sulla spesa per il personale, no? Mi è già stato detto che c'è un forte turnover, che ci sono le difficoltà alle sostituzioni, eccetera, eccetera. Ci sono 47.000 euro di minori spese per il personale. Mi chiedevo, stante la difficoltà che c'è sempre ad avere persone, quindi non è un problema diciamo, dell'ufficio, è questa difficoltà ma perché sapendo che c'è questo risparmio non troviamo delle modalità per assumere magari a tempo determinato del personale? Penso all'asilo nido che spesso deve ricorrere a personale che non ha mai sufficienza personale, ma penso anche, non so, anche agli operai. È chiaro, su certi lavori più semplici che non richiedono una grande professionalità, ma al limite per l'asilo nido basta il titolo insomma, di studio, avere delle persone che magari per 3 mesi o 6 mesi possono sostituire personale che non c'è o comunque dare degli incarichi temporanei, credo che potrebbe essere un sistema. Non faccio nessuna critica, mi chiedo solo se questa cosa è possibile e perché no, eventualmente non è stata fatta. Facendo un conto semplice, insomma, 47.000 euro corrispondono a 15-18 mensilità medie di un dipendente, medio diciamo, quindi penso che pensando a questo modo forse qualche cosa in più si potrebbe dare agli uffici e quindi garantire una riduzione di quelli che sono i carichi di lavoro. Un'ultima osservazione, una richiesta di chiarimento volevo fare, o spero che sia un suggerimento accoglibile. Ho visto che nella parte annualità 2024 tra le spese di investimento c'è uno stanziamento di 45.000 euro per l'allestimento sede ufficio IAT. Ho chiesto in commissione, mi è stato detto che l'ufficio interessato è quello esistente in via della Vittoria, diciamo.
mi chiedevo, alla luce anche di quell'incontro che è stato fatto alla presenza anche dell'assessore con i condomini come si chiama? Del quadrilatero, perché non pensare a sfruttare questi soldi per, ad esempio, prendere in affitto uno di quei locali che sono sfitti e cominciare a creare attorno a questo ufficio un po' di movimento? È, diciamo, una cosa che potrebbe poi essere, ampliando un po' anche le prospettive o l'investimento, potrebbe anche essere, visto che ce ne sono almeno 3 o 4 che sono non affittati, si potrebbero anche pensare, ad esempio, visto che siamo nell'UNESCO e siamo anche nella zona del Prosecco, magari fare, che so io, una mostra di prodotti tipici, dove c'è il vino che fa da padrone, ma potrebbero essere messe anche altre cose. Sarebbe un'ipotesi, piuttosto che trasferire l'anagrafe, come era stato proposto, no, in quella riunione, forse diciamo, realizzare lì questo ufficio IAT creerebbe un po' di movimento, è leggermente più distante dalla stazione, ma comunque con idonea segnaletica, diciamo, le distanze sono pressoché simili, insomma. Queste erano le domande. Grazie. Grazie, consigliere. Consigliere Dus. Sì, buonasera. Una considerazione, ho visto che tra la parte di investimento c'è questo contributo straordinario in ambito socioculturale per 25.000 euro, che è il cappotto del Palafender. No, mi fa piacere che si investa su questo edificio che, quando era stato pensato e iniziato a realizzare, era stato definito da taluni una marchetta. Adesso vedo che ci sia un investimento da parte dell'amministrazione e quindi bene che si continua ad investire, visto che poi è un'area che viene molto sfruttata sia dalla cittadinanza che dalle associazioni, e quindi credo che sia assolutamente il caso che si completi come era stata ipotizzata fin dal suo inizio. Ho visto questo risparmio energetico e fa piacere, naturalmente. Speriamo che adesso qualche luce in più venga accesa in città, visto che tutti abbiamo potuto riscontrare che la città, insomma, in questi mesi era abbastanza buia. Chiedo, visto che sono state inserite 35.000 euro di spese di manutenzione arboreo, evidentemente a causa della caduta qui in centro, no? Dell'albero, o sbaglio, Assessore Fasan? L'ho letto sui giornali che poi ha voluto, diciamo, intervenire, e qui si vedono già i primi risultati con un investimento importante. Mi chiedevo anche se magari trovasse questi, non so, 50-100 euro per sistemare il cancello della scuola d'infanzia che c'è a Santa Giustina. È un argomento che l'ho interessata personalmente alcune settimane fa. È la seconda volta che interesso l'amministrazione per riparare un cancello di una scuola e mi chiedo quale sia il problema. Cioè, noi non riusciamo a riparare il cancello di una scuola, però facciamo investimenti per milioni di euro. Allora, nei 35.000 euro può aggiungere 35.050 per sistemare un cancello di una scuola? Perché, come ha una priorità un albero, credo che ce l'abbia anche la chiusura di un cancello di una scuola. Allora, un anno ci abbiamo messo per sistemare il cancello della scuola giù ai Vendran. Adesso ci mettiamo altri 6 mesi per sistemare quella a Santa Giustina. Io mi domando se si deve passare il tempo in Consiglio Comunale per sollecitare l'amministrazione a sistemare un cancello, che dovrebbe essere un'operazione semplice e rutinaria. No, non lo so, ditemi voi. Poi mettiamo spese di investimenti, appunto, per contributo straordinario di un cappotto. Siamo al 14 novembre, queste spese devono essere rendicontate entro il 31/12 di quest'anno. Cosa facciamo poi? Voi assegnate il contributo, quindi non è che realizzate. Loro fanno l'opera entro quest'anno. Possono farlo quando vogliono. Va benissimo, lo possiamo fare. Allora, ancora meglio, siamo sgravati di dover seguire questa progettazione, quindi possiamo dedicare anima e corpo a sistemare un cancello. Magari, chissà che ci si riesca,
Perché noi qui in questo Consiglio parliamo sempre di cose faraoniche, progetti da milioni di euro alla caserma Gotti piuttosto che all'aviocampo. Poi, non so se girate per le strade, lei con la sua macchina la vedo girare costantemente. Magari se un giorno scendesse dall'auto e facesse una passeggiata, si accorgerebbe che marciapiedi e strade sono presi in considerazione indegna di una città. Allora, dico, c'è una variazione importante grazie a un risparmio, investiamo 2 soldi lì. Grazie, consigliere. Ci sono prenotazioni? Bene, allora non ci sono interventi, allora prenotatevi. Allora lascio la parola all'assessore Caldart, prego. Grazie. Dunque, i 100.000, 101 mi pare dell'ambito del SOA sono trasferimenti dall'ambito. Diciamo che i trasferimenti, cioè il SOA, il sostegno all'abitare, che è una delle voci che viene gestita dall'ambito territoriale di Conegliano, dura da vari anni. C'è stato, per così dire, un trascinamento negli anni e siamo arrivati ad un punto per cui Conegliano ci ha comunicato che per una serie di somme che si sono assommate negli ultimi 3 anni, questo contributo è stato stornato. Quindi tutto ciò che ci viene girato noi lo spendiamo fino all'ultimo euro. Poi quando i contributi per qualche motivo anche burocratico, adesso tecnicamente non me lo ricordo più, ce l'hanno anche spiegato in ambito ma non me lo ricordo più, quando non arrivano i soldi ovviamente li dobbiamo anche stornare. I 60.000 invece degli anziani, delle reti di case di riposo, perché avevamo, se vi ricordate, nella precedente variazione avevamo dovuto chiedere un aumento e va ovviamente in base all'andamento delle persone, delle richieste. L'avevamo sovrastimata, nel senso che poi ci sono stati anche parecchi anziani che negli ultimi mesi non sono più presenti in case di riposo per vari motivi e quindi prevediamo in quest'ultima parte dell'anno di poter ridurre la nostra spesa. Per quanto riguarda il personale è un po' più complessa la situazione, nel senso che i 47.000 euro sono legati alla mancata assunzione dei 2 vigili, uno che non si era presentato e un altro che poi non è rimasto. Inoltre, non è che nel momento in cui avanzi 40.000 euro da una parte li puoi automaticamente girare da un'altra, ma perché? Perché noi abbiamo già il piano assunzione da qua a fine anno. Il piano assunzione prevede, adesso siamo usciti con un concorso, con una richiesta di avere la graduatoria, di un concorso per avere in graduatoria dei D, assumiamo 3 D e la cui spesa è già coperta. Poi usciamo adesso a breve con un nuovo bando per i vigili, però è chiaro che i tempi per poi arrivare all'assunzione ti mandano all'anno prossimo, quindi c'è uno slittamento al 2024, speriamo di avere tutti i vigili che mancano e anche, mi ricordo se 2 o 3 operai che lo stesso vengono assunti con l'anno prossimo. Inoltre una parte di questi 47.000 euro sono legati al fatto che da tempo è previsto un aumento contrattuale, noi abbiamo accantonato questo aumento, però non è ancora stato raggiunto l'accordo sull'aumento contrattuale, quindi lì, per così dire, non so se dico bene dal punto di vista tecnico, ma li storniamo adesso e poi vengono accantonati con il rendiconto, quindi c'è anche un giro contabile che viene fatto. Comunque sostanzialmente il problema primo è che i 2 vigili non sono entrati in servizio. Grazie Assessore. Consigliere Barbara Denardi, prego. Grazie Presidente, era solo per un chiarimento su quello che ha detto l'Assessore adesso, perché non ho capito bene. Quindi in sostanza e in soldoni, per capirci, i 102.000 euro in meno sono soldi che noi pensavamo di ricevere e non riceviamo.
li iscriviamo in entrata nel momento in cui abbiamo la comunicazione dall'ambito. Nel momento in cui l'ambito ci dice non te li trasferiamo più, li dobbiamo cancellare, cioè i soldi dell'ambito, a parte alcune partite dove hai il cofinanziamento, arrivano e vanno con una... Sì, quindi ma non sono tutti di quest'anno, e questo è il punto, sono una serie di, per così dire, avanzi che non sono stati usati dagli anni precedenti. Che pensavamo di ricevere, però non abbiamo ricevuto. Sì, nel senso che siano... Ci siamo. Quindi, per capirci, a prescindere dall'anno di imputazione, noi pensavamo che alla fine sarebbero un anno o l'altro, o quest'anno o l'anno scorso, arrivati in totale 102.000 euro, oltre a magari quelli che saranno arrivati, e di questi 102 in particolare non arriveranno più e quindi non li potremo più distribuire. Era solo per capirci nella pratica. Grazie. Grazie. Consigliere De Antoni. Sì, non mi ritengo pienamente soddisfatto dalle precisazioni che mi ha dato l'assessore, perché innanzitutto i 102.000 euro, come mi è stato detto in commissione, sono contributi fondo affitto, principalmente per la gran parte. Noi abbiamo fatto dei bandi, no, per intervenire a favore degli inquilini che sono in difficoltà, eccetera. Ed è stato coperto, diciamo, c'erano anche pochi contributi concessi, forse per la mancanza di fondi. Questi però sono soldi, sono partite correnti, e questi soldi sono là e sono, diciamo, li abbiamo tolti, non è che poi si possono riportare negli anni prossimi, negli anni successivi. Lo stesso discorso vale per l'altro punto, e cioè per il personale, 47.000 euro, mi rendo conto che non è un problema facile, quindi le do atto che è un problema complicato, però non è vero che i soldi per i vigili dovevano essere tenuti per i vigili, sono soldi per il personale, basta fare un cambio di capitolo, neanche di capitolo, di voce all'interno del bilancio, o forse di capitolo, quindi abbiamo fatto tante variazioni, ne potremo fare una. Io dico e non so se sbaglio, quando vi siete accorti che non potevate assumere i vigili, comunque abbastanza presto nell'anno, perché 47.000 euro sono circa 18 mensilità, 15 mensilità, quindi vuol dire che per risparmiare 47.000 euro bisogna avere praticamente un vigile e mezzo per tutto l'anno, diciamo, per semplificare. Cioè, io dicevo, ma perché non visto che i vigili non si potevano assumere perché non c'era la graduatoria, bisogna fare un altro concorso, eccetera. Perché non abbiamo utilizzato, ad esempio, per prendere degli operai a tempo determinato? Avevamo i soldi, avevamo la possibilità di farlo senza un concorso, si poteva fare, e i soldi che ci sono adesso non è che li possa riportare il prossimo anno, cioè è il dottor Sarri che le dice: io so che hai questi soldi che avevi messo da parte per diciamo, l'aumento contrattuale, nel calderone generale al prossimo anno ti metto da parte il corrispondente di questi soldi che non hai speso quest'anno. Quindi, ok, mi rendo conto delle difficoltà, però diciamo la possibilità di intervenire in maniera un po' più stringente su questi aspetti secondo me c'è. L'ultima cosa che chiederei, se quella proposta, che non c'entra l'assessore, quella proposta di 45.000 euro per lo IAT. A posto, grazie consigliere. Consigliere Balliana, prego. Grazie, buonasera. Allora, io riparto dal discorso del fondo affitti, ma proprio per chiedere all'assessore, quindi preso atto che non sono entrati questi 102.000 euro, volevo chiedere la situazione rispetto alla sostenibilità poi di quello che noi riusciamo a dare per il fondo affitti, nel senso le richieste sono state tutte diciamo, è stata data risposta a tutte le richieste o c'è qualche problema rispetto
alla situazione attuale, anche perché sappiamo bene che dal punto di vista economico ci sono parecchi problemi nelle famiglie, quindi immagino, e anche se può darmi questa informazione, se le richieste sono in aumento rispetto agli anni scorsi e che se vengono appunto soddisfatte tutte rispetto al nostro bilancio. E per quanto riguarda invece, scendendo, vedo l'aumento di 35.000 euro per quanto riguarda la manutenzione del patrimonio arboreo e altre 20.000 euro per le forniture viabilità, e vedo che ogni variazione di bilancio c'è un incremento di spesa rispetto alla manutenzione del verde. Questo sta a indicare che, come abbiamo sempre detto fin dall'inizio di questa consigliatura, l'aspetto del verde urbano è un aspetto essenziale per questa città, solo che continuare a fare variazioni così senza avere una pianificazione fin dall'inizio dell'anno o fin dall'inizio anche della consigliatura, mancando anche un piano strutturale del verde, un piano del verde che in ogni città adesso è obbligatorio, ci rende sempre necessario fare continuamente delle variazioni di bilancio per rincorrere a quella che è la necessità poi di manutentare il verde. E quindi avevamo chiesto fin dall'inizio di questa consigliatura la possibilità di fare un piano del verde, ripeto, con tutto quello che necessita un vero piano, perché è veramente un piano urbanistico, insomma, no? E so che è impegnativo farlo, però secondo me una volta fatto si avrebbe un'idea di quello che è l'intervento poi annuale fisso da fare sulla manutenzione. E quindi questo è una cosa. Invece per quanto riguarda gli altri aumenti di spesa, mi trovate d'accordo sull'aumento, però mi vengono anche dei dubbi come consigliere, nel senso che si trovano assessore al turismo e assessore allo sport 106.000 euro per fare il Natale, e mi sta bene, se fossero anche di più non sto contestando la metodologia, però mi chiedo, da 2 o 3 anni ci sono situazioni, faccio l'esempio delle palestre, che mi rifaccio un po' il discorso che ha fatto il consigliere Dus, dove ci sono situazioni che non vengono sistemate da 2-3 anni. Faccio l'esempio della palestra di Pontavai, inaugurata poco tempo fa e intitolata a Giuseppe Bortoluzzi, doverosa intitolazione, però poi se noi entriamo nella palestra vediamo una situazione veramente degradante, di degrado, io direi, al di là anche della manutenzione dell'attrezzatura stessa della palestra. Lei sa bene che sono i canestri che non sono manutentati da 4 anni, da 3-4 anni abbiamo fatto richieste più di una volta, c'è stata da parte della società, poi ci sono situazioni in quella palestra da sistemare. Quindi io mi chiedo, è un po' quello che diceva il consigliere Dus, in questo consiglio comunale, in questa amministrazione, avete sempre continuato a tenere un filo conduttore che si è dimostrato molto alto su investimenti che poi vedranno la luce forse più avanti, però su quella che è la manutenzione ordinaria della città, delle strutture, delle strade, dei marciapiedi, mi sembra che sia davanti agli occhi di tutti che siamo in una situazione veramente al limite della decenza, direi, al limite. Quindi, ripeto, ho difficoltà a dare l'ok per una variazione di questo tipo. Ripeto, non voglio togliere nessun contributo a nessun capitolo, però le cose essenziali vanno fatte. Voglio dire, mi ripeto, su Pontavai c'è gente che gioca sul parquet, anche i ragazzi delle scuole che respirano la polvere che sale il pavimento è rotto in mezzo, la polvere sale, quindi voglio dire siamo in situazioni ormai veramente al collasso, direi, se non quasi. Poi la stessa cosa per quanto riguarda i risparmi sulle spese dell'energia elettrica. Abbiamo 213.000 euro di risparmio, ora è da più di un anno, direi, che dopo c'è stata la variazione della spesa della corrente elettrica, che i lampioni stradali sono accesi uno sì, uno no, e ci sono, penso che avrete avuto anche voi delle lamentele rispetto
all'oscurità poi che ci sono in certi viali, al di là che gli impianti elettrici sono ormai obsoleti e quindi sono da sistemare, però motivo in più perché i lampioni siano accesi a questo punto, perché ripeto, ci sono persone anche anziane che assolutamente non riescono a vedere dove camminano, insomma, ecco. E mi fermo qua, grazie. Grazie, consigliere. Assessore vuole replicare? Dopo. Consigliere Tonon. Sì, grazie Presidente, buonasera. Mi soffermo solo su 2 punti. Allora, uno, quello della Fender. Ha già sottolineato il mio capogruppo come dire, la diversità di opinione a seconda della posizione in cui si è seduti. Noi eravamo d'accordo allora, parlo di oltre 5 anni fa, e siamo ovviamente d'accordo adesso. Qualcuno l'aveva definita letteralmente una marchetta, l'investimento che la nostra amministrazione aveva fatto nel Palla Fender, e adesso invece evidentemente ha cambiato idea. Non è più una marchetta, ma è un contributo straordinario. E ben venga il contributo straordinario, anche perché, lo ricordo, quell'immobile è in un terreno di proprietà comunale, è interamente di proprietà comunale, costruito con buona parte con contributi di privati e associazioni. Punto. Vado all'altro punto, è quello che riguarda gli affitti. Allora, da un lato, se non ho compreso male, Assessore, noi abbiamo di fatto una mancata entrata che era prevista di 102.000 euro per la gran parte, che per la gran parte sarebbe stata inserita nel fondo affitti, e quindi non sarà possibile contribuire a sostenere chi si trova in difficoltà nel pagare i canoni di locazione. Ahimè, dico ahimè, non do colpa all'amministrazione ovviamente, visto che non erano fondi comunali, proprio in un periodo nel quale, con l'aumento vertiginoso che c'è stato dei tassi, vedo il collega in banca, ahimè penso che tocchi con mano tutti i giorni questo problema. L'aumento vertiginoso dei tassi ha alzato in maniera abnorme rispetto a quanto si era abituati il costo del denaro, e di conseguenza il costo dei mutui. Si compra molto di meno e sono aumentati, ahimè, gli affitti. Nel momento in cui aumentano gli affitti, ahimè, non so se l'ambito, chiamiamolo ambito perché così l'ha definito l'assessore, per cui non si sa a chi dare la colpa, l'ambito decide di sfrondare, diciamo così, il fondo affitti proprio nel momento in cui chi è in stato di necessità avrebbe più bisogno. Dall'altra parte, e qua invece lo chiedo a chi gestisce il patrimonio, chiedo come mai si è rivisto al ribasso, ripeto, in un momento in cui gli affitti stanno crescendo, il canone di locazione che paga MOM per l'immobile che ha da ab in memoria, direi, in gestione in via l'ex sede ATM in via Vittorio Emanuele. Sappiamo benissimo che lì, più di qualche volta, anche durante le precedenti amministrazioni, c'erano stati dei colloqui per tentare di sistemare la proprietà di quell'immobile e non sono mai andati a buon fine. Se non ricordo male, il canone era di oltre 100.000 euro l'anno, se non ricordo male. Vuol dire che l'abbiamo abbassato di oltre un quarto, se così è. Mi pare francamente una enormità. Vorrei capire le ragioni di questa scelta. Da ultimo, sottolineo anch'io, anche se la proprietà dell'immobile di via Vittorio Emanuele, in sostanza il sito dove c'è lo IAT adesso, è di proprietà comunale, anziché spostare, anche perché credo che la spesa sarebbe davvero ingente, spostare uffici comunali, come ho letto sul giornale, per esempio l'ufficio anagrafe, se non sia più coerente con un tentativo di tenere vivo, diciamo così,
questa zona del centro, spostare piuttosto, visto che abbiamo anche i soldi per l'allestimento, l'ufficio yacht nel condominio in cui adesso ci troviamo. Credo che i costi sarebbero di gran lunga più bassi e mi auguro ovviamente i risultati di gran lunga migliori. Grazie. Grazie consigliere. Assessore Caldart o vice sindaco? Consigliere Antiga, assessore Antiga, prego. Buonasera a tutti, rispondo velocemente sul discorso MOM, visto che l'abbiamo appena. La MOM per tutto il 23 andrà a pagare alla fine lo stesso identico canone di affitto che ha sempre pagato, quindi si attesta intorno ai 120.000 euro, così a memoria. Il MOM oggi è dentro senza contratto di affitto, lo stiamo rinnovando, stiamo vedendo, perché loro non hanno la volontà di mantenere tutto l'insieme, ma di rinunciare a determinati spazi. Gli spazi sono i 500 metri quadrati che sono sotto il condominio e poi di rinunciare anche allo spazio che adesso sta occupando la segreteria al piano primo del fronte strada. Andremmo chiaramente a trovare un minimo di univocità sulla cosa, però credo che il risparmio che loro avranno rinunciando a quegli spazi sarà intorno a una ventina di mila euro, perché non sono proprio pochi i metri quadrati che andranno a rinunciare. D'altronde loro dicono che lo stanno pagando da tempo, uno spazio che non stanno usando e quindi di necessità virtù loro rinunciano. Noi tra le altre cose abbiamo detto, sentite, ve lo diamo anche, mantenetelo, ma non lo vogliono neanche avere ovviamente in custodia, perché per le responsabilità che ci sono. Quindi ad oggi l'affitto a fine anno sarà pari a quello dell'anno scorso e poi con l'1-1 invece ci sarà un nuovo contratto, mi auguro che andremo a definirlo a breve, dove ci sarà un minor canone ipotizziamo di un 20.000 euro. Stiamo parlando di quest'anno. Quest'anno alla fine dell'anno sarà lo stesso identico dell'anno scorso. Parli, prenoti il microfono. Scusate se sono intervenuto. No, in commissione mi è stato detto che i 30.000 euro in meno di affitti per il 2023 derivano da una rivisitazione del contratto MOM. Questo, se ho capito male, correggetemi, ma questo è stato detto in commissione. Ok, dopo. Sì, no, era per... Sì, cercate di inserire il badge, altrimenti poi nei verbali vengono fuori nomi a caso e questo non va bene. Quindi visto che ci sono i badge, inserite il badge, esce il nome corretto e poi nel verbale troviamo il nome corretto. Stupendo. Prego. La prima raccaldata. C'è la prima raccaldata. Vai tu, dopo dai, farò anch'io. Vai. Sì, voleva... Paolo? No, vorrei iniziare io. Paolo, posso iniziare io? Mi fate far parlare. Prego, assessore. Sì, grazie, così poi passo la parola al dottor Sarri e conclude anche il discorso sul personale. Allora, per il SOA vorrei tranquillizzare nel senso che tra l'altro sono soldi che arrivano dalla Regione agli ambiti, quindi l'ambito fa un po' da distributore, nel senso che mette in piedi il progetto e poi suddivide i fondi, però i soldi arrivano a monte, sono destinati a monte. Dunque questi fondi che arrivano attraverso l'ambito hanno anche dei parametri molto stretti, quindi per esempio il fondo per l'abitare, adesso vado a memoria, però mi pare che ci fosse un ISEE attorno agli 11.000 euro, quindi delimita molto la platea dei possibili beneficiari. Ovviamente noi continuiamo con fondi nostri a far fronte alle richieste di contributi. Voi sapete che
non è automatico che una persona arriva lì col conto e il giorno dopo gli dai tanto quanto, c'è tutta un'istruttoria da parte giustamente degli assistenti sociali che valutano il caso per caso ed intervengono. E ci sono parecchie richieste di supporto anche per quanto riguarda spese condominiali e spese di affitto, però si riesce a far fronte alla situazione, cioè non ho presente casi di persone che rimangano escluse dai supporti che servono. C'è un grande lavoro di equipe fra le assistenti sociali perché poi ogni richiesta, noi le abbiamo, diciamo, ci siamo suddivise il compito tra chi segue gli anziani, chi segue i minori, chi segue le persone in casa di riposo, insomma c'è tutta una suddivisione interna, però le assistenti lavorano molto in equipe in modo che abbiano presente sempre la situazione del nucleo familiare, non è che uno vada a 3 assistenti a fare 3 richieste e non c'è un coordinamento interno. Per il personale, ecco, l'unica cosa che mi preme dire, dopo lascio la parte tecnica al dottor Sarri, è che credo di dover veramente dire che il lavoro che viene fatto dall'ufficio personale sia un lavoro assolutamente attento, cioè mi sento veramente di dire che tutto ciò che può essere reinvestito, rimesso in campo e attivato viene fatto, cioè c'è un'attenzione altissima. Poi sui 47, per esempio, mi sembra abbastanza ovvio, ragiono da ex assessore al bilancio, quando tu esci con un bando, devi avere già la cifra, ovviamente, altrimenti non puoi uscire col bando. Quindi anche il vigile, è vero che non sono i 47, sarà quant'è per una persona, 35 erano per il vigile che poi non è entrato in servizio, però devi avere i soldi iscritti a bilancio prima, devi avere il tempo di fare il bando, di essere sicuro che questo arriva, quindi non è così automatico, c'è un disallineamento, non è allineata, non sono allineati i tempi dell'iscrizione a bilancio con i tempi poi della spesa, quindi è abbastanza normale che ci siano poi degli avanzi. Poi tecnicamente il dottor Sarri è molto più bravo di me, ovviamente. E scusa, il SOA va di anno in anno. Quindi l'anno prossimo, già col 24, arriveranno i soldi del nuovo SOA. Allora, buonasera a tutti. Faccio 2 precisazioni veloci tecniche sul quanto riguarda i fitti attivi e sulla spesa di personale. Allora, per quanto riguarda i fitti attivi, l'indicazione che il mio settore dà agli altri uffici è di comunque tenere monitorate i capitoli di propria competenza, 1, e 2, di avere un atteggiamento prudenziale, intendendosi per tale di non gonfiare le entrate, perché non voglio, almeno il mio indirizzo è di esporre l'ente a meno possibili disavanzi, quindi sostanzialmente, per dirla brutalmente, ma è così, di non gonfiare le entrate, questo è. Quindi per quanto riguarda il capitolo dei fitti attivi, che è oggetto di variazione questa sera, il Servizio Patrimonio ha fatto un esame di tutte le convenzioni accertate in quel capitolo e di fatto manca da accertare solo la MOM, per la quale il contratto è scaduto e quindi, come diceva l'assessore, attualmente c'è una occupazione senza titolo. Ora, premesso che l'Ufficio Patrimonio mi riporta che il futuro contratto andrà registrato, sarà stipulato, diciamo, con una metratura inferiore rispetto al precedente e quindi è plausibile ipotizzare che la relativa entrata sia minore, pur essendo vero che un'occupazione senza titolo di solito generalmente si applica il canone del contratto scaduto, ma non sempre, io francamente ho invitato l'Ufficio Patrimonio ad avere un atteggiamento prudenziale, da qui a sottostimare l'entrata. Dopodiché, se ci saranno maggiori entrate, buon per noi, confluiranno nel risultato d'amministrazione.
Questa è la spiegazione delle indicazioni della variazione di bilancio. Per quanto riguarda il personale, che insomma la situazione è anche già stata spiegata dall'assessore, mi permetto solo di sottolineare che non è sufficiente una variazione di bilancio, perché fare un simile spostamento, fra virgolette, di risorse, così volgarmente detto, esula da un principio fondamentale che è quello della programmazione, nel senso che non la fa questo Consiglio, la fa la Giunta Comunale, e quindi attraverso il piano integrato di attività e organizzazione, nel momento in cui il concorso di vigili sia andato deserto, spostare risorse significa cambiare la programmazione, cioè la Giunta deve dire per quest'anno non assumo più vigili e mi riservo di fare le future assunzioni con la programmazione dell'esercizio successivo. Ecco, per carità tutto è fattibile, ma questo è un segnale che l'amministrazione dà di fatto, anche se il concorso è andato deserto, cioè rinuncia ad investire su determinati settori, indirizzo che non è stato dato, e quindi il piano integrato di attività e organizzazione è rimasto tale. Aggiungo anche un'altra cosa. Assunzioni a tempo determinato. Ci sono dei vincoli di finanza pubblica dato da una vecchia legge del 2010 che ammette, esulando alcune fattispecie di servizi essenziali, ma comunque vincola le assunzioni al tempo determinato al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 oppure 100% se si è virtuosi. Detto questo, le assunzioni, cioè non è che si possono fare assunzioni a tempo determinato per 6 mesi, perché abbiamo dei vincoli di finanza pubblica, ad oggi mi risulta con il budget completamente saturo. In più anche diciamo che la modalità ordinaria di assunzione nella pubblica amministrazione è il tempo indeterminato e il tempo determinato costituisce l'eccezione. Quindi di fatto non è che possiamo destinare risorse a tempo indeterminato a contratti a tempo determinato se non ricorrono le fattispecie di legge. Quindi di fatto queste sono le motivazioni tecniche relativamente a questi risparmi. Aggiungo un terzo aspetto, nel senso che per quanto riguarda, siamo comunque sia personale dirigenziale che non dirigenziale in vacanza contrattuale. Una delle metodologie utilizzate dall'ente per la copertura dei rinnovi contrattuali è prevedere tali aumenti nei vari capitoli di bilancio. Naturalmente dalla bozza del disegno di legge di bilancio è certo che non si arriverà alla stipulazione del contratto entro il 31/12 e quindi anche qui dovremo fare un accantonamento che lo faremo con rendiconto al fondo rinnovi contrattuali, ancorché non obbligatorio, e comunque anche qua abbiamo avuto dei risparmi sui capitoli. Queste le motivazioni tecniche di risparmio, insomma, grazie. Grazie, dottor Serri. Vice Sindaco Posocco, prego. Sì, rispondo al consigliere De Antoni riguardo l'ufficio IAT, fa parte del progetto regionale delle Porte dell'Accoglienza, il cui accordo è stato sottoscritto il 25 gennaio del 2021, indicando in quella data l'immobile in Viale della Vittoria 110. Quindi è da capire se i soldi che ci hanno assegnato, 30.000 euro per quell'immobile, si possono eventualmente si può ragionare di spostarli magari qua al quadrilatero, che vedo che siamo abbastanza d'accordo sulla riqualificazione di questo immobile, portando qualche ufficio comunale, fra virgolette, al piano terra. Consigliere Bagliana, ha ragione sulla palestra Giuseppe Bortoluzzi, ci siamo parlati. Come assessore allo sport ho tentato di prendere la via dell'assegnazione, della gestione delle palestre alle associazioni sportive. La riforma dello sport ci ha abbastanza bloccato, perché con la nuova riforma veramente risulta difficile procedere in tal senso. Certo è che canestri sappiamo come sono, anche il separatore, diciamo, va, e cercherò di impegnarmi per fare in modo che almeno queste due cose
vengano sistemate prima della fine dell'anno. Non il pavimento, siamo andati col sindaco a vederlo, lì c'è un investimento superiore, con le risorse di bilancio non riusciremo comunque a fare i lavori entro fine anno, quindi vediamo come procede. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Consigliere Denardi. Grazie Presidente. Io volevo un chiarimento dall'assessore Fasan sui 35.000 euro già citati da altri colleghi per le spese di manutenzione del patrimonio arboreo. Mi spiego, perché vorrei capire se sono soldi che avete già diciamo così, determinato come spendere o se state ancora ragionando come fare, visto che nella stampa qualche giorno fa, in occasione della caduta dell'albero vicino alla stazione Viale Trento Trieste, ho letto due dichiarazioni che messe una accanto all'altra mi hanno lasciato variamente perplessa. Mi spiego, cito i virgolettati che sono usciti sulla stampa. Intervista a Ezio Poletto, titolare del vivaio Verde Ezio, che dice: questa pianta, riferito a quella che è caduta ovviamente, ha subito delle capitozzature, ne ha risentito, ha mostrato malessere, è marcita alla base e è collassata. Sono 7 mesi che si pensava di abbatterla e metterla in sicurezza. Ma quando si taglia una pianta, a Vittorio, succede il finimondo. Tanti cittadini insorgono, l'intervento era stato programmato, ma c'era questo punto dolente e quindi è stato rinviato. Questa è l'affermazione del tecnico. Affermazione dell'assessore, sempre virgolettate, l'assessore Fasan. In precedenza avevamo tagliato un altro albero, una decina di metri più avanti, alberi che avevano manifestato segni di cedimento, piante malate col tronco bucato al centro, ma non quella che è caduta ieri. Non aveva mai dato alcun segnale, aveva una splendida chioma, eppure è venuta giù. Allora, io vorrei capire, quei 35.000 euro servono per fare lavori necessari, già individuati, che sono stati rinviati, sono in più rispetto a lavori che si sarebbero dovuti fare. Ci sono alberi a Vittorio Veneto che vanno abbattuti secondo i tecnici, ma che sono ancora su perché abbiamo paura che le persone si agitino e creino malumori, insomma, e soprattutto quella pianta si sapeva che era da 7 mesi che doveva essere abbattuta, o come ha dichiarato lei è stato un fulmine a ciel sereno, era sana e è venuta giù lo stesso? Grazie. Grazie. Allora, consigliere De Antoni, lei ha già fatto 2 interventi. Se è una battuta da 10 secondi, se no non le lascio neanche la parola. 10 secondi, prego. No, scusi, io ho fatto una serie di domande agli assessori, il primo non è stato un intervento, ma una serie di domande agli assessori. Da 7 minuti, come un intervento praticamente, quindi una serie di domande non è che... Vabbè. Comunque faccia pure questo intervento, se tutti facessero come lei, qua dentro ci sarebbe una gran confusione. Faccia l'intervento. Se lei ritiene che gli interventi che faccio siano inutili, me lo dica. No, non sono inutili, allora, è che ne richiede troppi. Se sono pretestuosi, mi dica che sono pretestuosi. Se sono concreti e fanno domande da cui emergono anche alcune osservazioni da parte degli assessori, mi sembra che sia un mio dovere fare questo. Il suo dovere è quello di controllare che il Consiglio funzioni e non misurare solo i secondi, perché si perde solo tempo per fare questo. Allora, nulla di tutto ciò è che esiste un regolamento, dico, se tutti facessero... Ok, ma lei ha sempre consentito di fare le domande agli assessori quando i documenti non ci sono. Se ci fossero tutti gli assessori presenti in commissione... mi scusi, se gli assessori fossero presenti in commissione non faremmo le domande qui. Quindi i 2 assessori che erano presenti in commissione erano l'assessore Posocco e l'assessore Fasan, altri assessori a cui abbiamo fatto le domande non c'erano. Chiedo scusa, adesso non pretendo che siano sempre presenti, ma ci lasci almeno discutere in consiglio. Faccia la domanda, tenga presente che io sono il presidente, quando sarà lei gestirà lei l'aula. Io non intendo fare il l'aula. presidente, Basta. figurarsi se faccio queste cose. Prego, avanti. Okay.
Allora, rilevo che c'è una discrepanza tra quello che afferma l'assessore Antiga e quello che dice il dirigente Sarri. L'assessore ha detto che il contratto 2023 è stabilito e c'è l'importo previsto e che verrà incassato. Il dirigente dice invece che dagli uffici competenti è venuto fuori questa riduzione perché probabilmente l'importo delle entrate era sovrastimato, però mi permetto di dire che insomma la cosa più semplice dovrebbe essere per i contratti di affitto sapere quanto si incassa in un anno, però stiamo parlando di un contratto esistente, quello della MOM, che era esistente all'inizio dell'anno e dura tutto l'anno, quindi non capisco questi 30.000 euro in meno. Un'altra cosa, spero che il discorso dell'ufficio IAT possa andare avanti, credo che il problema di cui parlava l'assessore sia minimo, perché se il finanziamento c'è, spostare diciamo, non dovrebbe essere una cosa importante, mentre sarebbe molto importante dare una risposta al problema del quadrilatero. Ultimo discorso, ma solo perché se non capisco mi dispiace, non vado a casa contento, questo discorso delle spese del personale. Allora, dottor Sarri, è vero che c'è una programmazione del personale, è vero che l'abbiamo modificata anche negli anni scorsi e mi sembra una volta anche quest'anno, ma non sono sicuro. Io credo che le assunzioni a tempo determinato possano essere fatte con i limiti che lei mi dice. Non mi risulta che ci siano tante assunzioni in corso a tempo determinato. Quindi per qualche servizio essenziale, ad esempio l'asilo nido, che anche qui in questa sede si è parlato di questa, della scarsità di personale perché alcune signore erano malate, eccetera, eccetera, credo che una sostituzione di 3 mesi o di 6 mesi possa essere fatta senza stravolgere il bilancio e senza andare contro a quelle che sono le indicazioni della legge per quanto riguarda il fabbisogno di personale. Basta. Consigliere Tonon. Grazie. Probabilmente non ho compreso bene la risposta dell'assessore Caldà, perché in conclusione diceva che il Comune soddisfa comunque quelle che sono le esigenze dei cittadini, presumo tramite ovviamente il bando che ha fatto. Ma allora la domanda è, quindi i 102 non servivano? Perché se il Comune comunque soddisfa, e questa era la fine del suo intervento, mi chiedo, e i 102 a cosa sarebbero serviti allora? Se le rimande sono soddisfatte? Punto di domanda. Anche perché, se non ricordo male, questo è un fondo affitti tagliato, diciamo così, non so se sia il medesimo, dal Ministero delle Infrastrutture a settembre di quest'anno per affitti 2022, fra l'altro. E quindi tagliamo il 22 e tagliamo anche il 23, visto che è già stato annunciato, se non ho capito male, almeno leggendo qualche giornale, tagliati anche per il prossimo anno a livello nazionale in questo caso. Di conseguenza non arriveranno neanche alle regioni se non mettono dei propri fondi. Altra cosa, dottor Sarri, io capisco la questione prudenziale, però anche se c'è un'occupazione senza titolo perché il contratto è scaduto, posto che poteva essere rivisto prima, ma può succedere che scada, è normale che uno incassi esattamente la stessa cifra che aveva stabilito col contratto di locazione. Quindi, ripeto, non capisco essere prudenti, ma in questo caso mi pare francamente eccessivo, a meno che non dice, tiriamo via 30.000 così dopo siamo sicuri che li rimettiamo più avanti, visto che l'assessore ha detto MOM per quest'anno pagherà esattamente tutto quello che ha pagato negli anni scorsi, quindi tutto il canone completo. Qualora chi occupa senza titolo pagasse meno di quanto era stato stabilito con contratto scaduto, l'amministrazione, o meglio il locatore, avrebbe buon gioco a chiedere di reintegrare ovviamente quanto manca. A me pare francamente, ripeto, che in questo caso si sia stati eccessivamente prudenti. Grazie. Grazie. Dottor Sarri vuole rispondere subito? Allora,
Mi dispiace che probabilmente mi sono interpretato male per quanto mi sono spiegato male per quanto riguarda proprio la spesa di personale, nel senso che c'è una programmazione, ripeto, è possibile cambiarla, assolutamente sì, con deliberazione di giunta comunale. Il cambio di programmazione presuppone di dare un segnale alla programmazione, quindi un indirizzo, quindi nel momento in cui si tolgono le risorse per la polizia locale, evidentemente si vuole dare un segnale di non voler assumere nell'anno della polizia locale. Mentre il segnale che è stato dato e che è stato interpretato in questo senso dal servizio personale è quello di fare di tutto per poter assumere del personale della polizia locale, non certo quello di togliere risorse e rimandare le assunzioni al prossimo anno. Dopodiché, per tutta una serie di fattori che abbiamo conosciuto, non si sia potuto procedere alle assunzioni perché la graduatoria si è esaurita, perché non ci sono graduatorie disponibili, perché i bandi di mobilità non sono dati a un buon fine, di fatto sicuramente, come ha detto prima l'assessore, l'ufficio ha fatto tutto il possibile per adempiere a quello che era previsto nella programmazione. Dopodiché i vincoli di finanza pubblica ci sono, le motivazioni ci sono, nel senso che il contratto a tempo determinato deve avere una sua motivazione e certo tutto si può fare a questo mondo nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e nel rispetto della programmazione. Anche qui per quanto riguarda la programmazione delle assunzioni a tempo determinato, mi sembra che il servizio personale abbia fatto tutto ciò ivi previsto. Eventuali future ulteriori assunzioni potrebbero, perché non sono state valutate, essere state possibili previo cambiamento della programmazione, che però, ripeto, non è avvenuta. Per quanto riguarda invece il discorso degli affitti, dello IAT, sì, può essere, non dico di no francamente, però di fronte a un ufficio patrimonio che mi chiede, allora io ho dato l'indirizzo di essere sicuramente prudenziale, ho fornito all'ufficio tutti gli accertamenti fatti ad oggi sulla base di un titolo giuridico e quindi di cui ho titolo ad accertare in entrata. Se l'ufficio patrimonio per tutta una serie di valutazioni ha fornito al servizio questo importo, io non farò altro che prenderne atto. Dopodiché gli uffici sono a disposizione sulle valutazioni effettuate, nel qual caso loro mi hanno assicurato che appunto era il problema della MOM, rimaneva da accertare solo il contratto MOM. Sulle valutazioni mi è stato riportato questo, se hanno fatto valutazioni diverse sicuramente gli uffici sono a disposizione, insomma. Grazie. Grazie. Prego, Assessore Caldardo. Sì, allora, siccome è un tema abbastanza complesso quello dei trasferimenti dall'ambito, soprattutto della partita del SOA, preferisco chiarire bene i punti perché non vorrei dire cose inesatte e le posso dare una risposta scritta. Assessore Fasan. Grazie. Ho preso un po' di appunti, ci sono parecchie domande, speriamo di rispondere a tutti, altrimenti mi solleciterete. Cominciamo con la scuola di Santa Giustina. Mi sembra che ne abbiamo parlato 2 settimane fa. Adesso io non so se sono sfortunato, sono andato 2 volte in quella scuola, per entrare ho suonato il campanello, mi hanno aperto. Ho parlato con l'insegnante e mi dice qui 10 giorni fa è arrivato un addetto, ha sistemato, però bisogna cambiare la serratura. Noi non abbiamo più, fra le figure del comune, un elettricista, ci affidiamo a una ditta esterna. La ditta esterna io pensavo che avesse aggiustato, perché
però probabilmente non è arrivato il pezzo di ricambio. Domani andrò a vedere, però mi permette una cosa, consigliere, non è questa la giusta procedura. Le maestre, gli insegnanti devono parlare con la direzione didattica che parlerà con l'ufficio manutenzioni e questa parlerà con la ditta incaricata, non le domande in consiglio comunale. Saranno 10 giorni che non vado più a vedere se il cancello è stato aggiustato. Quanti giorni è lei? Speriamo che l'abbiano aggiustato nel frattempo, la domanda è rimasta inutile. Marciapiedi e buche. Lei non se ne sarà accorto, però anche in collaborazione con TIM e Open Fiber un paio di chilometri di marciapiedi li abbiamo fatti a Vittorio Veneto. Probabilmente, come lei dice, mi ha detto scendi dalla macchina e comincia a camminare per Vittorio, lei non l'ha fatto, cominciamo da via dei Nadai per entrare in tutte le vie dove è operato Open Fiber. Buona parte dei marciapiedi sono stati sistemati, non basta, però è sempre una questione di bilancio. Se ci sono i soldi per i marciapiedi, per le buche, si fanno, altrimenti no. De Antoni, studio manutenzione verde pubblico. No, non ho fatto al momento alcun piano, non ho dato alcun incarico di fare un piano di manutenzione perché i 35.000 euro che abbiamo preso ci servono per fare i lavori in questo momento. Il prossimo anno, nel prossimo bilancio, probabilmente daremo un incarico per fare un piano del verde, probabilmente, però sì, è caduto e si è schiantato quell'albero, però non mi sembra che il verde di Vittorio Veneto sia così male, sa. Dopo è questione dei punti di vista. Abbiamo avuto uno schianto su 2.500 alberi nei viali e vabbè, può succedere. Poi se Poletto Ezio dice che hanno fatto delle probabilmente erano dovute perché si era troppo espanso. È chiaro che quando, lo dico e lo ripeto, si piantumano alberi sui viali si decide già la loro fine. Quegli alberi avranno avuto 70 anni, ce ne sono ancora 4 mi sembra sul viale Trento e Trieste che sono attenzionati, però diciamo che sono anche dei bei alberi, curati bene. Questo qui mi ha sorpreso, però era già impredicato di essere tagliato quest'inverno. È venuto giù il mese di ottobre, pazienza, ci ha anticipati. Però esternamente non dava senso di problemi. In questi giorni abbiamo tagliato di fianco il Terme un albero, che ho mandato anche le foto dei consiglieri di minoranza, dove crescevano i funghi. Bisogna attenzionare. No, lei non l'ho mandato, Giulio, però se vuole glielo mando. E le mando anche i funghi che c'erano dentro. Ecco. Poi, allora, chiarito che non ho fatto il piano del verde, però nei 4 anni che sono assessore al decoro e all'ambiente abbiamo tagliato circa un centinaio di piante, però ne abbiamo piantate 300. Mi sono messo a contare tutte le piante dei viali di Vittorio, mi sono fermato a poco più di 2000 perché ormai ne avremo 2500 minimo. È chiaro che in una vita che dura 70 anni la manutenzione e il taglio dovrebbe avere almeno un centinaio, adesso che cominciano ad avere 50, 60, 70 anni. Mi auguro che il prossimo piano del verde ci dica quelle che dobbiamo tagliare e sostituire. Poi ho già risposto anche alla consigliere Denardi. Poletto fa le dichiarazioni che vuole, è un privato,
a me, i miei uffici non sono stati eccessivamente sorpresi perché doveva essere tagliato questo autunno, però non era in precarie condizioni come quello che ho tagliato venerdì, diciamo, e come ce ne sono anche altri a Vittorio Veneto. E qui 35.000 euro taglieremo gli alberi che vanno tagliati, ma non c'è dubbio perché prima di tutto viene la sicurezza dei cittadini e poi il verde verrà sostituito. Grazie, Assessore. Se ho dimenticato qualcosa, domandate. Consigliere Dus, prego. Sì, io credo che, Assessore Fasani, lei abbia questo vizietto di dire tutto il contrario di tutto per poi fare questo grande gioco della confusione dopo, dove uno rimane perplesso e dice chissà alla fine cosa avrà detto. No? Allora, io l'ho interessata perché questo caso qui è emblematico di come funzionano le cose in questo comune. L'ho interessata personalmente e le ho detto in quella telefonata. Assessore, non credo sia un problema di rilevanza da consiglio comunale. Credo che lo si possa risolvere, evidentemente non le è stato segnalato, se può provvedere. Mi dice lei, lunedì risolvo il problema. Benissimo, sono passate 2 settimane e il problema persiste. Nell'intervento che ha appena fatto, lei ha detto che ha suonato il campanello, le hanno aperto il cancello è ancora rotto, bisogna aspettare un pezzo, l'elettricista ha chiamato. Io non ho mica capito qual è il problema. Io so solamente che quel cancello è ancora rotto. Allora, se lei mi dice lunedì sistemo il cancello, se no mi dice guardi, il cancello stiamo intervenendo, c'è un problema, la ditta, questo, quell'altro, come fa sempre lei, racconta la storia dell'orso. Io solo registro che dove vuole gli interventi vengono fatti e dove evidentemente l'interesse non è puntuale, preciso, gli interventi vengono rimandati. Questa è la realtà, punto e basta, lo si sappia in Consiglio Comunale, lo sappiano i cittadini che alle volte interessano a me. Per quanto riguarda gli interventi che vengono fatti dalle minoranze, le ricordo solamente che lei chiese in un'interrogazione il numero di panini che venivano consumati dal CEIS. Allora, da lei, lei chiese il numero di panini che il CEIS consumava. Allora non mi venga a fare la lezione a me su che intervento posso fare o non posso fare, perché francamente non l'accetto. Mi scusi, sa. Altra cosa, provi a fare questi famosi 2 passi e scendere via Roma in questi giorni. A seguito delle riprese, che tutti abbiamo naturalmente sostenuto perché portano lustro alla città, la condizione della strada una volta era silvopastorale, adesso non è neanche più quella, cioè è una scarpata praticamente, non si riesce neanche a camminare e guardi che non è un problema tanto mio, ma mi immagino quegli anziani che attraversano o provano ad arrampicarsi su quelle strade in questi giorni, è una cosa indegna secondo me di un centro storico come è quello che abbiamo la fortuna di poter godere. Quindi, torno a dire, questo esempio molto banale, io capisco le difficoltà, lo sa meglio di me, che ho una storia, una professione che mi porta anche a vivere queste dinamiche di amministrazione pubblica. Però, torno a dire, si tratta di un cancello di una scuola. Lo era questo, che è banale, lo è stato quello mesi fa dei Vendran, e veramente ci si trova disarmati quando queste piccole cose non si riescono a risolvere, per poi trovarci a parlare di panegirici infiniti su iniziative e investimenti da milioni di euro. Ma scusate un attimo, cerchiamo di risolvere queste poche cose per piacere. E ripeto, lezioni su quello che posso chiedere o no, lei non me le fa. I panini contava, i panini. Grazie. Consigliere, sentiamo l'intervento perché è il secondo intervento, dopo basta. Quindi, consigliere Valliana, secondo intervento. Sì, grazie. Solo per far emergere che ogni volta, da più tempo, dall'inizio anche della consigliatura, forse ogni volta che interviene l'assessore Fasan dichiara effettivamente che il suo assessorato è un po' a corto di risorse, cioè più di una volta ha sempre rivendicato questa questione dicendo, giustificando i lavori non fatti in città
rispetto alle strade, marciapiedi, verde e quant'altro, scuole, palestre, tra l'altro sono dei lavori pubblici, no? E gli interventi, dicendo appunto che il suo assessorato è a corto di finanziamenti. Quindi io vorrei chiedere qui anche all'assessore al bilancio a questo punto, cioè da un punto di vista anche amministrativo e politico, ci rendiamo conto che l'assessore Fasan continua sempre a denunciare questa mancanza di fondi e di investimento, contributi di soldi nel suo capitolo e il specchio lo abbiamo in città, insomma, di quello che è la situazione. Quindi questa sera ancora una volta c'è una questione politica che viene posta, tra l'altro questione politica che era stata posta anche votando una mozione a maggioranza in questo Consiglio Comunale, tra la quale non ho avuto esito rispetto a quella mozione, cioè non abbiamo avuto esito come Consiglio Comunale rispetto alla mozione in cui chiedeva all'amministrazione di delineare il piano degli interventi e se i fondi fossero stati sufficienti a eventualmente sistemare tutta una serie di interventi che andavano fatti in città, se il personale negli uffici era sufficientemente adeguato per rispondere a queste esigenze. Al momento non abbiamo nulla ancora rispetto, penso, a 2 o 3 mesi fa, in cui rispetto al giorno in cui veniva approvata la mozione, e quindi ripeto, questa sera ancora una volta l'assessore Fasan dichiara pubblicamente che il suo assessorato è privo dei contributi di bilancio che gli permetterebbero di fare ben altro. Grazie. Consigliere. Assessore Fasan, se vuole rispondere, prego. Cominciamo da via Roma, che ho preso un appunto. I lavori su via Roma sono stati sospesi perché dovevano essere fatti il mese di ottobre per le riprese del film. Poi abbiamo fatto un incontro con i commercianti di Serravalle. Ho detto li facciamo via dei Martiri e via Roma il mese di novembre. Non è possibile perché è il mese che si hanno più incassi. Il mese di dicembre è Natale, il mese di gennaio è troppo freddo per fare i lavori, verranno fatti. No, ma capisci le difficoltà? Ecco, anche via Cavour si dovevano cambiare tutte le lampadine, però c'erano le riprese del film e i 3 lavori, via Cavour, via dei Martiri e via Roma, che potevano essere fatti il mese di settembre, sono stati rinviati. Ecco, questo per quanto via Roma. Per quanto riguarda il CEIS, il Panini, io credo che non abbia mai domandato, forse avrà avuto qualche problema lei, però... Silenzio. Sì? Continui Assessore. Quanti Panini? Silenzio. Tanto non sentono. Prego, Assessore. Non apro la faccenda del CEIS. Adesso chiudiamo, va bene? Bene, bon. Stanno ancora scaricando le fognature sul Forso, fra le altre cose. Vabbè, adesso che abbiamo... Com'è? Siccome non sono previsti botta e risposta, per cortesemente in aula silenzio, prego Assessore. Allora, parliamo della scuola di Santa Giustina. Io pensavo sinceramente che fosse stato aggiustato, perché dopo un mese la cosa più normale è che sia stato aggiustato. Qualcuno non ha fatto bene il suo lavoro, ma non sicuramente l'assessore che è andato 2 volte a vedere se erano stati fatti i lavori. Pensavo che la cosa fosse risolta, però vorrei spendere 2 parole sulla scuola di Santa Giustina. Lei dice che noi siamo bravissimi a fare i grossi progetti, grossi finanziamenti e non mettiamo a posto il cancello. Sì, è vero, perché lei ha fatto il consigliere
comunale, qui figura eminente della precedente amministrazione, e non ha mai pensato di fare un nuovo asilo al posto di quello di Santa Giustina, che era lì in forma assolutamente precaria, perché quando ero assessore di Darè l'ho spostato l'asilo in quella scuola che si era liberata, ma sicuramente non è adeguata alla funzione che ha. Però nel frattempo ho fatto fare un progetto di fattibilità e l'ho inserito nel PNRR. Per un pelo non siamo stati finanziati, sono 2,7 milioni e mi auguro che il prossimo anno, con ulteriore finanziamento del PNRR, si riesca a fare quello nuovo, con cancello nuovo. Allora, Grazie, ha Assessore. capito? Ora, Basta, no? silenzio, prego Sindaco, silenzio in aula cortesemente. Signori, consigliere Rosset. Prego Sindaco. Scusate, voglio intervenire sono andato a informarvi, visto che abbiamo parlato anche dei risparmi energetici, di illuminazione pubblica. Volevo informarvi del fatto che sono stati presentati 2 progetti per il rinnovo generale di tutte le nostre linee della pubblica e di tutte le luci attualmente non LED, e ne è stato selezionato uno, è stato consegnato e a brevissimo lo metteremo a bando. Questo ci concederà, con il meccanismo ESCO fondamentalmente, di rinnovare l'intero parco delle luci pubbliche, per cui dopo potremo permetterci di tenere tutto acceso con costi abbastanza certi. Ecco. Grazie Sindaco. Bene, passiamo. Mi sembra che abbia fatto 2 interventi. Una domanda. Allora, io vorrei prendere lo spunto, dopo le lascio fare, prendere lo spunto per ricordare ai consiglieri che esiste un regolamento. Il regolamento non prevede domande, prevede 2 interventi, uno di 7 minuti, uno di 5. La cortesia di fare domande, ma secche, cioè 7 minuti si fanno 100 domande da qualche altra parte. Allora, le domande devono essere: quel numero cosa significa una domanda? Quell'altra cosa che cos'è? Così sono le domande, non quel numero è così perché io penso che sia, eccetera, e dar tutta una spiegazione e quindi la domanda diventa lunga. Pertanto, la cortesia che io faccio ai consiglieri è di fare delle domande secche. Se questa però diventa poi una regola, non è più una regola e quindi non va nel regolamento, e quindi ci atteniamo al regolamento con 2 interventi, uno da 7 e uno da 5, che sia chiaro d'ora in avanti. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Per la cronaca io avevo chiesto solo il chiarimento all'assessore Caldart, se avevo capito bene che i soldi non arrivavano. Prendo atto dalla risposta invece dell'assessore Fasan che esistono a Vittorio Veneto delle piante di conoscenza degli uffici dell'assessore che sono ammalorate, che hanno bisogno di essere abbattute e che non sono ancora state abbattute. Quanto alle dichiarazioni del privato che asserisce che già da mesi bisognava tagliare quella pianta e non è stata tagliata perché qualcuno evidentemente in comune temeva sollevazioni popolari, prendo atto che l'assessore dice che il privato dice quello che vuole, però è un privato che lavora per la pubblica amministrazione, per cui mi permangono i dubbi se quella pianta che lui definisce già notoriamente pronta a cadere oppure no, fossero effettivamente corrette oppure no. Certo è che non capisco perché un privato dovrebbe andare a dichiarare ai giornali
che la pianta si sapeva già da 7 mesi che doveva essere immediatamente abbattuta, quando questo non è vero. Mi pare sinceramente abbastanza strano che possa verificarsi. Non capisco che interesse avrebbe a dichiarare alla stampa qualcosa di contrario rispetto a quello che si è verificato. Spero che anche grazie a questi 35.000 euro vengano prontamente eliminate le piante che sono effettivamente ammalorate e che stanno per cadere, per evitare pericoli alle persone e anche alle cose, e soprattutto per evitare che ci ritroviamo tutti quanti nella stessa situazione dell'altro giorno, perché non mi pare che che il Comune ci faccia una bella figura se poi si verificano episodi come quello che si è verificato relativamente alla pianta. Quanto ai fondi 102.000 euro che sono stati citati, credo che non sia mai bello quando un ente superiore riduce le destinazioni verso gli enti inferiori. Abbiamo sentito tante volte qui parlare di Roma che taglia i fondi e ragionamenti vari quando i governi erano di un altro colore. In questo caso dobbiamo dire che la Regione ha tagliato all'ambito dei soldi e che quei soldi a cascata non arriveranno più al Comune di Vittorio Veneto, che addirittura l'assessore ha detto fa comunque con i propri fondi fronte alle necessità della famiglia. Quindi insomma questa volta non potremo sentire qualcuno che dice Roma ladrona o qualche altro slogan ben noto, ma dobbiamo dire che il taglio stavolta arriva da un'altra parte. Grazie. Grazie consigliere. Bene, passiamo in dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto, prego. Non ci sono dichiarazioni? Sì, prego, consigliere Varaschin, dichiarazione di voto. Grazie Presidente, buonasera. Volevo in pratica ringraziare la Giunta e anche la sensibilità dell'assessore Posocco e degli uffici per aver messo a disposizione 8.000 euro che ci avevano richiesto all'inizio della nostra legislatura, questi 8.000 euro per l'acquisto di una macchina per mettere in acqua i disabili. Finalmente siamo riusciti a metterli. È una cifra piccola, lo so, ma che permette di fare tanto. E per quanto riguarda il resto, ho sentito i vari discorsi qui dentro. Anche secondo me i nostri immobili, le nostre palestre, le nostre scuole, visto che ce le abbiamo, devono essere manutentate. Comunque il mio voto è favorevole. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Denardi, prego. Faccio io la dichiarazione a nome del PD su indicazione del mio capogruppo. Noi ci asterremo, ci sono una serie di poste che ci vedono ovviamente favorevoli. In primis, come ha citato il consigliere Varaschin, il contributo per le attrezzature per le persone disabili per la piscina. Da sempre siamo favorevoli agli investimenti sulla piscina, in questo caso ci sono 2 motivi per esserlo. Un altro esempio delle poste che riteniamo per i quali abbiamo un parere positivo è quello relativamente al Palafender. Siamo stati noi l'amministrazione che ha dato il contributo più rilevante a favore di quella struttura che, ricordo, è di proprietà del Comune, non di altre associazioni, ma tutta una serie di poste di questa variazione di cui abbiamo parlato largamente ci lasciano vagamente, non vagamente, veramente perplessi, e quindi il nostro sarà un voto di astensione. Grazie consigliere. Bene, passiamo in votazione. Prego, potete votare.
Votate. Ok, allora la delibera è approvata con favorevoli 11, contrari 0, astenuti 5. Votiamo ora per l'immediata eseguibilità. Allora, favorevoli 11, astenuti 5 che fa 16, assenti 1. Guardi che c'è. Sì, Giulia Dell'Antonio ha votato a favore. Scusi. Qual è il problema? No, ha votato, risulta favorevole. Va bene così o rifacciamo? Va bene così? Boh. Votiamo per la immediata eseguibilità. Apre votazione. Bene. La delibera è immediatamente eseguibile con favorevoli 11, contrari 0, astenuti 5. Passiamo al punto successivo dell'ordine del giorno, pagamento delle spese di soccombenza disposte dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado. Debito fuori bilancio. Lascio la parola all'assessore, al vice sindaco Posocco per l'illustrazione della delibera. Un attimo. Prego. Come Comune di Vittorio Veneto nel 2021 abbiamo messo un avviso di accertamento per un omesso parziale versamento dell'IMU per l'anno 2017 nei confronti della Regione Veneto, per un importo complessivo di ben 1.372 euro. La Regione del Veneto ha impugnato questo provvedimento dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Treviso, di primo grado di Treviso, per difetto di motivazione, non essendo indicato precisamente nel titolo nell'immobile per il quale si procede, rilevando anche che il terreno risultava privo di reale vocazione edificatoria e comunque a destinazione pertinenziale con conseguente esclusione dell'IMU. La Corte di Giustizia Tributaria ha accolto il ricorso presentato dalla Regione Veneto, annullando l'avviso di accertamento e condannando il Comune di Vittorio Veneto alla rifusione delle spese processuali quantificate in euro 500. Per il Comune si tratta di un debito fuori bilancio che stasera riconosciamo tramite questa delibera. Poi, se vogliamo entrare più specifico nei particolari, c'è il dottor Sarri. Grazie, Vice Sindaco. Prenotazioni, prego. Consigliere Dus, prego. Sì, una curiosità. Questo accertamento che è stato trasmesso alla Regione del Veneto deriva dagli accertamenti che erano stati fatti da quella società di consulenza o è un accertamento interno? Sì, è un accertamento effettuato dal nostro servizio tributi e firmato dall'allora responsabile del tributo del 2021. Scusate, se non sbaglio c'era una società di consulenza che aveva fatto l'accertamento su... Ecco. Guardi, non l'ho verificato, io mi sono attenuto al fatto che l'avviso di accertamento è un avviso emesso dal Comune di Vittorio Veneto e riporta la sigla del responsabile del tributo, quindi a tutti gli effetti è emesso dal Comune di Vittorio Veneto. Se poi ci sia stato un supporto nella redazione dell'avviso, francamente non l'ho verificato, anche perché non c'ero, insomma, ecco. Quindi potrebbe essere, ma non l'ho verificato, mi sono semplicemente limitato a verificare che fosse un atto emesso dal Comune di Vittorio Veneto. Chi materialmente l'abbia composto
Io presumo il servizio tributi, se poi si è valso di un'attività di supporto di una ditta esterna potrebbe anche essere, ma francamente in questo momento non glielo saprei rispondere. Mi riservo di risponderle quanto prima, insomma. Sì, se vado a memoria, ma era stata incaricata una società per appunto l'accertamento su tutte le pratiche. La solita, esatto. Questa società qui immagino abbia rilevato anche che c'era stato questo presunto, questo punto problema. Allora io mi chiedevo, possiamo fare rivalsa su questa società per il fatto che abbia... capisco che l'abbiamo trasmesso noi perché ovviamente siamo noi a doverlo trasmettere, però se una società che è in carico fa un accertamento e questo accertamento è sbagliato, mi domando, deve rispondere il comune sempre e comunque oppure possiamo rivalerci sulla società, visto che poi la regione non è proprio così generosa come abbiamo visto. Allora, la curiosità è la mia. Beh, qui siamo nell'ambito dell'appalto di servizi, quindi un'attività di supporto nell'elaborazione, fermo restando che il provvedimento finale lo firma il responsabile del tributo. Ora, il responsabile del tributo non deve firmare gli avvisi di accertamento ancorché tanti a cuor leggero in primis, quindi io, dopodiché il ricorso è stato trattato, e questo ne sono certo, dal servizio tributi, quindi tutta la fase del ricorso è stata trattata internamente, quindi se ci fosse stato effettivamente un errore il comune avrebbe pagato senza andare a sentenza, insomma, ma dagli atti che ho ricevuto il comune era convinto che si trattasse di area fabbricabile anziché pertinenza, come eccepito dalla sentenza, quindi da qui la condanna, insomma, perché di fatto, oltre al difetto di motivazione, la cosa fondamentale è che l'area classificata dal comune come area fabbricabile, invece, la Corte di Giustizia l'ha classificata come pertinenza di fabbricati esistenti, insomma. E quindi da qui l'annullamento dell'avviso di accertamento e l'esenzione IMU. Grazie. Consigliere De Antoni, prego. Sì, la domanda del consigliere Dusse sorge spontanea perché in effetti la motivazione, dice, come ha detto adesso il dottor Sarri, era non essendo indicato precisamente nel titolo, nell'immobile per il quale si procede a questa richiesta. Quindi diciamo sembrava quasi certo che questa inesattezza fosse legata a un soggetto esterno, conoscendo anche l'attenzione e la precisione con cui lavora il nostro ufficio tributi. L'altra domanda che sorge spontanea è come mai non ci siano state dei colloqui, delle scambie di corrispondenza con la Regione, perché io lamento quando il Comune fa ricorso ad altri enti pubblici, no? Tipo o enti pubblici oppure giustizia, tipo il TAR o cosa. Adesso è successo il contrario, cioè la Regione è ricorsa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado per recuperare 1.200 euro, che è una sciocchezza, no? Perché poi alla fine dobbiamo comunque spendere anche 500 euro per pagare questi costi. Quindi la cosa strana è che non ci sia stata uno scambio di corrispondenza, che non si sia divenuti a un accordo prima senza dover ricorrere alla Corte di Giustizia. Ecco, questo mi sembrava che per questo sorgono queste domande. Ecco. Consigliere De Nardi. Sì, anch'io faccio sostanzialmente una richiesta simile a quella del collega De Antoni. Faccio un esempio perché mi è capitato un paio di settimane fa con una cliente che aveva ricevuto un avviso di accertamento da un comune per una multa che in realtà aveva pagato. Evidentemente il comune si era in qualche modo perso il pagamento o nella trasmissione degli atti alle solite agenzie alle quali i comuni si affidano, il dato era saltato sostanzialmente. Prima di
impugnare qualsiasi cosa, ci siamo rivolti al Comune per segnalare l'errore e il Comune ha corretto il tiro, evitando a noi un'impugnazione che comunque avrebbe voluto dire perdere tempo, e al Comune il rischio di vedersi soccombente. Mi chiedo come in una situazione in cui presumo che la Regione abbia subito rilevato non solo il problema della questione se fossero pertinenziali oppure no i fabbricati, ma anche questo problema sulla mancanza di riferimenti relativi al bene oggetto dell'imposta, se vi sia stata o se non vi sia stata un'interlocuzione con il Comune da parte della Regione, o se la Regione, volevo capire, abbia deciso direttamente di procedere con la via della Corte di Giustizia tributaria, o se abbia tentato in qualche modo di interloquire con il Comune per raggiungere una risoluzione della questione direttamente, visto che stiamo parlando di due enti pubblici. Mi sembrerebbe anche normale, insomma, onestamente. Grazie. Dottor Sarri, prego. Allora, francamente lo prendo come consiglio per le successive orientamenti che farà l'ufficio. Francamente, che sia Regione Veneto o che sia un qualsiasi altro contribuente in questa sede, per quello che mi riguarda, sono esattamente in un piano paritario, perché non è che per me la Regione Veneto è un contribuente, esattamente come lo è qualsiasi altro cittadino di Vittorio Veneto, quindi non capisco, ci rifletterò e poi cercherò di capire naturalmente nell'ambito tributario. Quindi se inizio una interlocuzione per un avviso di accertamento nei confronti della Regione Veneto, mi sentirei di iniziare anche per qualsiasi altro contribuente del Comune di Vittorio Veneto. Tenete presente la mole di avvisi di accertamento che vengono emessi dall'Ufficio Tributi per tutti quanti. Detto ciò, francamente diciamo che quando sono andato anche a vedere il ricorso della Regione Veneto, e generalmente le norme tributarie prevedono la facoltà, l'ho detto anche in commissione, che prima di depositare il ricorso il contribuente abbia facoltà di ricorrere all'istituto del reclamo di mediazione ed eventualmente fare una proposta di mediazione nei confronti dell'ente, cosa che nel ricorso non mi sembra ci sia, insomma, ecco, non mi pare proprio ci sia, quindi è stata una volontà della Regione andare diretto al ricorso. Dopodiché l'interlocuzione non è che ci sia stato, sempre dagli atti, perché ripeto non c'ero io e quindi faccio un po', cerco di capire quello che è successo dagli atti che ci sono. Non è una questione il Comune ha sbagliato, cerchiamo un accordo. C'era un'area fabbricabile che l'Ufficio Tributi ha ritenuto come tale, quindi soggetta a imposizione fiscale. Sicuramente non c'era un accorpamento sul fabbricato, tale per cui facesse presagire che a livello urbanistico fosse una pertinenza su cui insistono i fabbricati, e quindi l'Ufficio Tributi era convinto che quell'area fosse soggetta a IMU e l'IMU fosse dovuta. Ecco. Da qui l'avviso di accertamento e dopodiché, ripeto, nel deposito del ricorso non ho visto, almeno non mi pare di aver visto, una proposta di mediazione da parte della Regione Veneto. Sulle modalità con cui l'Ufficio Tributi gestisce gli avvisi di accertamento, magari ci penso su e vedremo di accogliere come consiglio questo tipo di iniziare un'interlocuzione prima dell'emissione di avvisi di accertamento. Naturalmente però poi se decidiamo di
di intraprendere questa strada, logicamente è una strada che dovremo percorrere anche per gli altri contribuenti, insomma, perché, ripeto, per me adesso la Regione Veneto è un contribuente sullo stesso piano degli altri. Grazie. Prego, Vice Sindaco. Sì, consigliere Denardi, io in pratica la Regione Veneto, da quello che mi risulta, ha ricevuto l'accertamento, non ci ha chiesto cosa fate, ci ha mandato subito a Treviso. Ecco, questo da quello che mi risulta è andata così. Consigliere Denardi. Grazie Presidente. Io credo di parlare una lingua diversa dal dottor Sarri ormai in questi mesi. Non è la prima volta che... Dottor Sarri, io non le ho detto di interloquire con la Regione Veneto, vorrei essere chiara. Io ho detto, e è quello che ha capito anche il Vice Sindaco, la Regione, prima di depositare il ricorso, ha per caso contattato il Comune dicendo guardate che secondo me avete preso un granchio perché uno, non avete indicato quali erano i beni oggetto dell'imposta, due, secondo me l'area è pertinenziale o quello che è? Sì o no? Non le ho detto, dottor Sarri, lei ha chiamato la Regione prima di fare l'avviso di accertamento. Non l'ho mai detto. Ho detto esattamente il contrario. Mi aspettavo dalla Regione, ente pubblico, che prima di fare un ricorso alla Commissione tributaria contro il Comune, altro ente pubblico, quantomeno gli facesse una telefonata e gli dicesse guarda che secondo me hai preso un granchio. Questo che ho detto. Come io ho fatto per conto di una cliente la stessa cosa con un comune che aveva sbagliato a fare l'avviso di accertamento di una multa già pagata. Prego, dottor Sarri. Mi scuso, avevo capito male. Sempre da quello che ho trovato agli atti, perché non ero presente nel 2021, non ho trovato richieste di annullamento in autotutela da parte della Regione. Punto. Bene, vuol dire che la Regione avrà un'altra procedura rispetto, evidentemente. Non vedo prenotazione, quindi passiamo in dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione di voto. Passiamo in votazione. Allora, un attimo, apri votazione. Prego. Votate. Mancano consigliere Rasera, consigliere Darè. Comunque quando si esce dall'aula bisognerebbe togliere il badge, così evitiamo No, consigliere può sbeggiare, quindi se no Poi dopo quando sbobbina... cortesemente. Bene. Allora, ripetiamo la votazione, perché qua ripetiamo la votazione. Chiudi votazione, la ripetiamo. Quindi quelli sono usciti, riprendiamo, dunque, non mi scusi. Eccoli qua. No, non votano, adesso rimangono fuori. Apri votazione, prego, votate. Ok, favorevoli 15,
contrari 0, astenuti 0, la delibera è approvata. Votiamo per la immediata eseguibilità. Chiudi votazione. Finché non mettono il badge non li vedo, quindi. Vedo solo il consigliere D'Arè, quindi il consigliere Rasera si inserisce. Ma no, allora, guardate, fermi. No, ma che votano l'immediata eseguibilità. Fermi, uscite, per sì. Starghedrio. Cortesemente uscite dai sistemi. Rasera. Consigliere Rasera può uscire dal sistema cortesemente. Eccolo qua, perfetto. Apri votazione per la immediata eseguibilità. Allora, la delibera è immediatamente eseguibile, con favorevoli 15, contrari 0, astenuti 0. Grazie, passiamo al prossimo punto dell'ordine del giorno. Allora, punto numero 4, DUP 2023-2025, programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2023-2025. Approvazione della seconda variazione. Lascio la parola all'assessore, al dottor Sarri per l'illustrazione della proposta di delibera. Prego. Allora, questa variazione al DUP della programmazione settoriale, quindi riguarda esclusivamente il programma triennale, elenco annuale dei lavori pubblici 23 e 25. Se vi ricordate, nella precedente variazione erano stati inseriti 2 contributi PNRR ricevuti con decreto riguardanti la discarica di Forcal e la manutenzione straordinaria per il dissesto idrogeologico di 12 siti. Allora, era stato possibile inserirla nella precedente variazione prescindendo dalla programmazione, quindi dal programma triennale lavori pubblici, perché proprio è un contributo PNRR. Quindi il PNRR consente, essendo contributo PNRR, consente per anticipare i tempi di inserire direttamente sul bilancio prescindendo dalla programmazione. Quindi da qui la variazione della volta scorsa. Ora la programmazione va avanti e la presente variazione afferisce solo al piano lavori pubblici andando a inserire discarica di Forcal e il contributo Forcal e la messa in sicurezza dei 12 siti. Non c'è altro. Grazie. Grazie, dottor Sarri. Prenotazioni per gli interventi. Consigliere De Antoni, prego. Sì, l'unica variazione consiste nel fatto che l'importo che conoscevamo per la sistemazione della discarica era di 1.300.000 e quindi avevamo anche approvato la delibera che approvava il progetto tempo fa, non l'abbiamo approvato noi, l'ha approvato la Giunta. Però adesso nel piano, invece che inserire 1.300.000, inseriamo la cifra di 1.589.000. E mi domandavo appunto anche in commissione per quali lavori fosse inserita questo importo maggiore, che poi è la differenza che c'era diciamo, a carico del comune, no? Prima. E quindi mi è stato detto che non c'è, anche dall'assessore, che non c'è un progetto, un preliminare, un atto che definisce il nuovo quadro economico. Mi è stato anche detto che comunque verrà presentato entro la fine dell'anno questo documento.
La procedura mi sembra un po' particolare, chiedo anche al segretario, perché per inserire un progetto in un piano delle opere annuale e triennale c'è almeno un pezzo di carta dove c'è scritto come vengono impiegati questo 1.589.000 su un progetto da 1.300.000, ci dovrebbe essere. Prendo atto che verrà presentato e mi auguro che venga presentato. Progetto di approvazione prossimamente, anche perché viene riconfermato. Quindi... Assessore Fasan. Tento di spiegare io. Allora, questo progetto è ancora a partire dall'amministrazione Tonon, è stato fatto nel 2018-19 e valeva 1.300.000 euro. 300.000 euro erano per il comune di Vittorio Veneto e 1 milione per, come si chiama? CRP. Ecco, allora noi abbiamo concorso con la legge per un finanziamento, la legge numero 145, in cui ci davano, una volta era finanziata, qui è il Busillis, una volta era finanziata con soldi del governo, però dallo scorso anno il governo ha passato il finanziamento nel PNRR. Cos'è che è successo? Ci hanno finanziato il CUP di 1.300.000 euro e pertanto non si poteva cambiare né il CUP né il progetto. Allora noi abbiamo messo 1.289.000 euro nel PNRR perché nel frattempo avevamo speso 11.000 euro, no? E 301.000 euro sono già a bilancio del comune di Vittorio Veneto che abbiamo fatto i primi lavori. I primi lavori sono stati il posizionamento delle acque bianche e delle fognature lungo la strada e il cappotto che abbiamo messo sopra, quello provvisorio che abbiamo messo sopra la cava. Ecco, adesso dovremmo fare un bando per assegnare i lavori, chiaramente mi permetta dal 2018-2023 qualcosa sarà aumentato, lei che ne pensa? No, non sarà più il milione che è quello che penso io. Comunque prudenzialmente abbiamo 1.300.000 di PNRR e 301.000 del comune di Vittorio Veneto. Il progetto c'è, è ancora del 2018. Grazie, Assessore. Consigliere De Antonio. No, sì, non la faccio lunga, cioè il progetto è di 1.300.000 ed è stato riapprovato o comunque anche dalla Giunta non tanto tempo fa. Sono soldi, come diceva lei, 300 devono essere a carico del comune, 1 milione a carico del CPR o come si chiamava quella. Quindi superata quella cosa si era parlato anche in questa sede che dovevamo trovare i soldi, 1.300.000 per fare questi lavori. Fortuna vuole, grazie che abbiamo trovato questo finanziamento del PNRR, quindi si liberano anche quei 300.000 euro che avevamo già stanziato. Okay? Allora io dico, se il progetto è di 1.300.000 e adesso invece nel piano lo inseriamo per una cifra di 1.589.000, quali sono i lavori in più che facciamo? Se lei mi risponde, sono i maggiori costi dovuti alla revisione dei prezzi, ma è una risposta valida, no? Però, mi scusi, deve essere supportata da un quadro economico in cui dico se prima i lavori erano 1.000, adesso sono aumentati del 10% e quindi sono 1.100.000. Non c'è, ci sarà, va bene. Secondo me non è un corretto modo, dal punto di vista procedurale, non è un corretto modo di fare. Va bene, lo ha chiesto anche il dirigente e gli è stato detto che entro dicembre ce lo presentano. Bene, lei che diciamo in quell'ufficio può chiedere che siano un po' più attenti anche a questi aspetti formali.
Deve replicare? No? Bene, così ha risparmiato un minuto. Prenotazioni? Bene, allora passiamo in dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto, prego. Consigliere Varaschin. Grazie Presidente, una battuta, a volte i miracoli avvengono. No, volevo ringraziare di nuovo, mi ripeto, la Giunta e gli uffici per i 780.000 euro che sono stati messi per le frane, perché 11 siti sono nella Val dei Fiori e sicuramente gli abitanti della Val dei Fiori ringraziano. Il mio voto sarà sicuramente favorevole. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Passiamo in votazione. Votazione. Prego. Consigliere Parrella, manca la votazione. Bene, la delibera è approvata con 17 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Prego. (17 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti), la delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto successivo dell'ordine del giorno, è la mozione, un attimo che, niente, mozione presentata dai consiglieri comunali Giulio De Antonio, Alessandro De Bastiani, Marco Dus, ad oggetto annullamento in autotutela della delibera del Consiglio Comunale numero 47 del 6/9/2023 avente ad oggetto permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del DPR 380/2001 e SMI per la costruzione di numero 2 coperture per i campi da padel presso il Marco Polo Sporting Center. Lascio l'illustrazione della proposta di delibera al consigliere De Antoni. Prego. Sì, quindi l'oggetto della delibera l'ha già detto il Presidente. Ricordo appunto che nella delibera abbiamo riportato che nel corso del dibattito del Consiglio Comunale del 6 settembre era stata presentata proprio nel corso del dibattito la relazione istruttoria del responsabile del procedimento, dal quale appariva chiaramente che delle due coperture una era già stata da tempo installata quale opera temporanea. Questa cosa non emergeva dagli elaborati di progetto, ma è risultato come un fulmine a ciel sereno questa precisazione del tecnico che era presente alla riunione. Allora, nel corso del dibattito avevamo chiesto di rinviare la discussione per approfondire questo aspetto, ma questa nostra richiesta è stata respinta. Quindi abbiamo chiesto quindi un accesso agli atti, dal quale è risultato che c'era una comunicazione ancora del 24 giugno 2022 con la quale l'impresa ha comunicato di voler installare temporaneamente una struttura in legno lamellare e telo in PVC ai sensi di un DPR numero 380. Questo DPR regolamenta le attività di edilizia per opere che soddisfano esigenze contingenti e temporanee, che comunque queste strutture devono essere rimosse al cessare di dette esigenze contingenti e temporanee e comunque entro 180 giorni. L'esigenza temporanea che aveva mosso il richiedente a chiedere a comunicare questa realizzazione era dovuta ai campionati provinciali di padel che dovevano tenersi nell'estate del 2022. Terminata questa esigenza,
la struttura doveva essere rimossa. Faccio presente peraltro che l'opera, che è un'opera di tali dimensioni, con l'utilizzo di una struttura portante in legno lamellare, con dei plinti fissati diciamo, sul terreno, ancorati diciamo, con una serie di strutture abbastanza importanti, difficilmente può essere considerata una struttura rimovibile. Però diciamo, questi hanno fatto e quindi sono andati avanti. In data 16 dicembre, quindi prima che scadessero i 6 mesi dall'invio della prima comunicazione, l'impresa ha inviato la richiesta di proroga della comunicazione di inizio lavori. Nei 4 giorni successivi, cioè il 20 dicembre, è stato comunicato dall'ufficio alla ditta il diniego al rinnovo della proroga della comunicazione inizio lavori, con conferma di obbligo di provvedere allo smantellamento della struttura entro 180 giorni dalla sua installazione, quindi pochi giorni dopo questa comunicazione. Nella stessa nota dell'ufficio veniva precisato che il mantenimento delle opere oltre il termine previsto di 180 giorni le priva di un valido titolo abilitativo e il mantenimento delle opere stesse oltre il termine assentito configura un abuso edilizio. A seguito di quanto emerso durante la seduta del Consiglio Comunale, l'8 settembre, cioè 2 giorni dopo il Consiglio Comunale, l'ufficio procedeva ad un sopralluogo accompagnato da 2 agenti della Polizia Locale che accertavano che la struttura non era stata smantellata. 2 o 3 giorni dopo l'ufficio dava comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento finalizzato alla verifica della legittimità dell'opera. Il 12 settembre l'ufficio comunicava alla ditta interessata la sospensione per 30 giorni dell'istruttoria relativa alla pratica e poi, dopo le comunicazioni pervenute anche dall'interessato, il 10 ottobre scorso l'ufficio ha emesso l'ordinanza numero 300 con la quale si ordina all'impresa la rimozione della struttura entro 30 giorni. Si diffida l'impresa ad utilizzare la struttura in quanto priva del titolo abilitativo e di agibilità. Se questa rimozione, sempre riportato nell'ordinanza, non veniva effettuata entro i termini prescritti, doveva essere demolita d'ufficio e quindi addirittura il terreno diciamo, e l'opera che rimaneva doveva restare di proprietà dell'amministrazione. Allora, preso atto che in relazione a quanto esposto nella delibera 47 del 6 settembre 2023 definisce di interesse pubblico una costruzione che sulla base dell'ordinanza sopra richiamata viene definita abusiva, ritenuto opportuno, in attesa di eventuali pronunciamenti diversi dell'autorità competente, di intervenire annullando la propria richiamata delibera numero 47, si chiede di annullare in autotutela detta delibera per evitare che ci sia diciamo, un riconoscimento di interesse pubblico su una struttura diciamo, abusiva. Questa precisazione è importante perché poi lo dirò nell'intervento, adesso sto illustrando solo la mozione, lo dirò nell'intervento, ci sono molte sentenze e c'è una giurisprudenza consolidata che dice che il riconoscimento dell'interesse pubblico può essere riconosciuto alle strutture che devono essere costruite, non alle strutture esistenti. E quindi mi sembrerebbe opportuno che anche il Consiglio Comunale prendesse atto di questa cosa e procedesse alla revoca della delibera. Fermo restando quelli che saranno poi diciamo, i risultati dell'iniziativa legale che l'impresa ha già iniziato, quindi chiedendo la sospensiva sulla delibera, cosa che il TAR, credo, l'ho letta sul giornale, ma poi il sindaco ci preciserà meglio, il Tribunale amministrativo ha già diciamo, deciso sulla sospensiva e credo che il dibattito, se è giusto quello che è scritto sui giornali, dovrebbe avvenire entro il 30 novembre. Però ci troveremo, qualunque sia l'esito di questo dibattito, ci dovremmo comunque aver dato una dichiarazione di interesse pubblico a una struttura che i nostri uffici hanno dichiarato abusiva. C'è davvero un contrasto tra quello che stiamo facendo come Consiglio Comunale e quello che fanno gli uffici. Per questo mi sembrava corretto prendere questa decisione. Grazie.
Grazie. Consigliere, prego le prenotazioni. C'è qualche prenotazione? Prego. Altrimenti... Sì. Comunico al Consiglio che nel corso della conferenza dei capigruppo, prima della riunione del Consiglio, ho fatto presente un aspetto contenuto nella delibera numero 47, sul quale il Presidente si è riservato di valutare e diciamo, non mi ha dato alcuna risposta. Comunque anche il Segretario è a conoscenza di questa cosa, non ritengo comunque di approfondire questo tema in questa sede, uno perché non ritengo di leggere quel verbale che... Scusi, io le ho detto che per il problema parla del verbale, Esatto. Noi ci possiamo trovare, io ho dato mia disponibilità per prendere in carico il problema insieme a lei e agli uffici la prossima settimana quando vuole. Non mi sembrava opportuno affrontare il problema tecnico 5 minuti prima del Consiglio, tutto qua. Okay. Quindi disponibilità massima del sottoscritto, degli uffici e anche di lei a questo punto. Certo, ma io sono disponibilissimo, io voglio solo far rilevare che nella delibera di cui chiedevo la revoca ho richiamato un verbale che al momento non esiste. Allora non voglio approfondire questo tema, nel senso che se il Consiglio ritiene di revocare non deve revocare per quel motivo, almeno secondo me. Io insisto sull'aspetto di metodo e insisto sui temi che ho già accennato e che adesso riprendo. Mi abboni qualche secondo per il suo intervento. Assolutamente. Benissimo. Premetto che io ho sempre votato in questo Consiglio Comunale a favore del riconoscimento di interesse pubblico per interventi simili, ad esempio lo Sporting Club di San Giacomo, oppure per iniziative nel campo produttivo, ad esempio la cantina di San Giacomo. Le mie perplessità sorgono invece su questa pratica non tanto per quanto riguarda la mancanza di interesse pubblico, quanto per la procedura che è stata seguita. Il Consiglio Comunale ha espresso il suo parere favorevole al riconoscimento del pubblico interesse su un'opera che di fatto è abusiva. E questo non può essere fatto sia a buon senso, sia perché ci sono sentenze del Consiglio di Stato e della Cassazione Penale e un consenso giurisprudenziale pressoché unanime in merito al fatto che la facoltà di accordare un permesso in deroga possa essere esercitata dall'amministrazione solo in via preventiva, ossia prima di realizzare le opere edilizie. Non viene ritenuto legittimo, invece, il rilascio di un permesso a costruire, ex articolo 14 del DPR 380, al fine di sanare ex post interventi edilizi già eseguiti. Difficile da capire è anche il senso del parere contrario alla nostra mozione, sottoscritto dal dirigente responsabile della struttura, che stasera non c'è, che da un lato firma... Ah, c'è, eccola, vabbè, non l'ho vista, eccola, non l'ho vista, eccola qua, però... Okay. La stavo criticando in sua assenza, non volevo. Bene, dicevo che il parere è sottoscritto dal dirigente responsabile della struttura tecnica che da un lato firma l'ordinanza di demolizione della copertura dei campi da padel, considerandola quindi un'opera abusiva. Dall'altro afferma che l'atto del Consiglio Comunale di riconoscimento dell'interesse pubblico di una struttura abusiva è legittimo, quando, come ho detto, tutti sono d'accordo nel dire che in effetti questa sarebbe una illegittimità. Di fronte a questa pratica chiedo che la delibera venga... Silenzio in aula, per cortesia. Di fronte a questa pratica chiedo che la delibera venga revocata. Decidete voi se il provvedimento, come scrive la responsabile del servizio nell'esprimere il suo parere contrario alla revoca della delibera, è stato adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Sicuramente la pratica è stata gestita con molta superficialità, mi permetta Ingegner Curti, mettendo tra l'altro in contraddizione l'amministrazione comunale e i suoi uffici. Grazie, consigliere. Prenotazioni, prego.
Consigliere Baliana. No, vorrei solo esprimere il mio sostegno alla mozione presentata dai capigruppo di minoranza, in quanto effettivamente il Consiglio Comunale all'epoca, quando votò il provvedimento, secondo me era mal informato rispetto all'effettiva situazione in atto della costruzione, insomma. Tanto è vero che anche il consigliere Rossetti intervenne in aula chiedendo delle delucidazioni rispetto a questo, ma effettivamente dal mio punto di vista non furono completamente esaustive e dal mio punto di vista sempre diciamo che il Consiglio è stato indotto, tra virgolette, a prendere una posizione senza alcuni elementi fondamentali, tanto è vero che poco dopo, cioè il 10 ottobre, c'è questa ordinanza di abbattimento, praticamente di rimettere il luogo in situazione come era prima del fabbricato, no? Quindi di rimettere lo stato dell'area come era antecedente alla costruzione. Quindi voglio dire, il fatto che c'è stata un'ordinanza dei nostri uffici rispetto a una delibera del Consiglio Comunale presa dal mio punto di vista con elementi conoscitivi non a sufficienza, un po' viziata, se passatemi il senso della questione, fa in questo momento, dal mio punto di vista, sarebbe opportuno appunto che questa delibera del Consiglio Comunale fosse, tra virgolette, ritirata e si andasse in autotutela rispetto a questo. Motivo per cui c'è appunto questa ordinanza. Sappiamo che i ricorrenti hanno fatto ricorso al TAR e ho letto sui giornali che c'è una prima, tra virgolette, sospensione rispetto al giudizio del TAR, all'applicazione dell'ordinanza, che mi sembra, non so se gli uffici possono darmi informazioni, tra l'altro sarebbe passati 30 giorni da quando è stata messa, perché è il 10 ottobre, oggi siamo al 13 novembre, quindi in teoria sarebbero stati è passato anche sono passati i famosi 30 giorni, quindi si andrebbe attraverso addirittura il sequestro, tra virgolette, dell'area. So, appunto, leggendo i giornali, che c'è stata una prima sospensione, ma non immagino del collegio, ma bensì comunque dell'ufficio del TAR, e quindi chiedo a questo punto, ribadisco il concetto che dal mio punto di vista, anche per tutelare il Consiglio Comunale, per tutelare i consiglieri comunali, sia, io almeno mi sento in dovere di dirlo, sia utile andare verso l'accoglimento di questa mozione e quindi andare in autotutela rispetto alla delibera approvata dal Consiglio. Prenotazioni, consigliere Dus. Sì, è curioso notare come alle volte basti veramente un granello di sale perché l'ingranaggio si inceppi e si crei fondamentalmente una catastrofe. Qui fortunatamente è una catastrofe amministrativa. Noi quella sera là in consiglio chiedemmo di se le carte erano in regola, se era tutto stato vagliato, studiato, eccetera, e chiedevamo fondamentalmente di rimandare il punto all'ordine del giorno. Lo chiediamo spesso, evidentemente, perché spesso le cose non hanno una loro linearità, diciamo. Questa volta le cose hanno avuto un'accelerata notevole e siamo arrivati al risultato che abbiamo tutti appreso poi, tutti noi quantomeno della minoranza, appreso dai giornali, e cioè che gli uffici avevano chiesto di rimuovere la copertura che era fondamentalmente installata da molti mesi.
È stata una doccia fredda, credo, sia per quelli di minoranza, ma anche quelli di maggioranza, che quel punto all'ordine del giorno l'hanno votato. Allora adesso vedremo un po' come si evolverà la situazione dal punto di vista amministrativo del TAR e alla fine chi avrà ragione e chi no. Diciamo, non è che mi interessa relativamente chi ha ragione, credo che se ne esca un po' tutti quanti male, sia noi in Consiglio che quantomeno la Giunta, che pare, da quello che si legge sui giornali, aveva assicurato o quantomeno promesso che le cose sarebbero andate diversamente, e così non è stato. Dico che si fa tutti quanti una figura un po' così barbina della situazione, perché poi invochiamo sempre questi investimenti di privati che devono investire sul nostro territorio, e Carnielli, silenzio. Carnelli, silenzio. Qui abbiamo un investimento di un altro privato, giusto o sbagliato che fosse dal punto di vista amministrativo, e per n motivi adesso vedremo cosa succederà di questo investimento. Ecco, sono cose molto complesse da gestire in termini amministrativi, però in questo momento mi pare che stiamo inciampando di più di qualche argomento. Niente, il consiglio che ci permettiamo di dare dal punto di vista amministrativo, poi ci direte se è completamente sbagliato oppure no, è quello di, in autotutela, ritirare quella cosa che è stata sostenuta in quest'Aula. Grazie. Consigliere De Bastiani. Sì, aggiungo qualcosa a quanto è già stato detto e ben illustrato dai miei colleghi. Mi riferisco al fatto che probabilmente tutti noi conosciamo amici, conoscenti o parenti che sono incappati in incidenti così di questioni amministrative e burocratiche per aver magari costruito nel proprio giardino una tettoia per un'automobile oppure una rimessa per gli attrezzi dell'orto fatto in maniera irregolare, e che giustamente avendo creato un abuso edilizio sono stati costretti a rimuovere. E questi cittadini poi vedono una situazione del genere dove un manufatto notevole, di notevoli dimensioni, viene dichiarato e certificato come abusivo, e il Consiglio Comunale approva una sua approvazione, dà una sua approvazione a una struttura abusiva. Beh, quantomeno è imbarazzante e forse anche immorale. Cioè, questo vorrei dire che questo, dopo la famosa operazione via Oberdan, no? Questa è un'altra perla del nostro assessore che si è molto dato da fare, no? Durante quel dibattito era il più acceso in aula su questa questione, no? Sì, non ci facciamo mancare niente. Qui facciamo la figura di essere deboli con i forti e forti e prepotenti con i deboli. È quello che succede non solo qui, ma purtroppo in tutto il Paese, è quello che crea la grande distanza, la sempre maggiore distanza tra cittadini e politica, è quello che da sempre ha indignato i cittadini e che in questo caso è rappresentata da una situazione macroscopica, perché la situazione è veramente macroscopica. Quindi, a mio avviso,
ritirare la delibera che è stata fatta, quantomeno un segno di rispetto appunto verso tutte quelle altre persone che sono state trattate in un'altra maniera. Altre prenotazioni? Prego. Non vedo nulla, quindi vedo. Consigliere De Nardi. Non so, vedo la dirigente che prende appunti perché forse probabilmente aveva intenzione di intervenire anche lei. Io aggiungo a quanto hanno già detto i colleghi che durante la seduta nella quale è stata approvata dalla maggioranza la delibera col permesso di costruire in deroga, quindi il 6 di settembre, come consiglieri di minoranza abbiamo chiesto più volte delucidazioni che sono rimaste inevase ai tecnici. Ricordo benissimo le frasi che si sono susseguite con risposte del tipo dobbiamo verificare, dobbiamo ancora valutare, dobbiamo valutare e decidere. Ora, quando degli uffici arrivano in Consiglio Comunale e davanti alle richieste dei consiglieri danno queste risposte, mi pare evidente che l'istruttoria, per quanto sia durata parecchi mesi, quasi un anno, non fosse del tutto completa, perché io credo che l'amministrazione debba portare all'attenzione del Consiglio Comunale le delibere una volta che sono fugati tutti i dubbi, sono completate tutte le verifiche, sono valutate definitivamente tutte le varie opzioni. Evidentemente questo non era ancora stato fatto, però è stato deciso che la delibera doveva arrivare comunque in Consiglio Comunale. Ciò è a maggior evidentemente vero, tanto che di fronte a queste risposte le minoranze hanno proposto di rinviare l'esame del punto e la maggioranza ha votato compattamente contro il rinvio del punto, asserendo che non c'era nessuna necessità di rinviare per fare ulteriori verifiche e ulteriori valutazioni anche da parte degli uffici e che si poteva procedere al voto, tanto che poi insieme ai colleghi di minoranza siamo usciti tutti quanti e la delibera è stata votata solo dalla maggioranza. Di questo atteggiamento credo che abbia di fatto giovato l'impresa, che una volta avvenuto il patatrac, nel senso che una volta creato poi il secondo atto da parte dell'amministrazione, cioè l'ordine di demolizione, ha ovviamente fatto ricorso e in quel ricorso alla fine ha rilevato la schizofrenia dell'atteggiamento dell'amministrazione comunale, no? Per mesi l'amministrazione non dice niente, c'è un'opera che è perfettamente visibile a tutti, l'amministrazione sa che c'è stata una richiesta di permesso a costruire temporaneo, che c'è stata una richiesta di proroga dell'autorizzazione temporanea, che è stata rifiutata, che è stata fatta nel frattempo una richiesta di permesso a costruire in deroga. A fronte di tutto questo si fa una delibera e 2 giorni dopo il dirigente che ha dato parere favorevole alla delibera col permesso a costruire in deroga gli uffici vanno a fare sopralluogo, accertano che la struttura è su, ma l'avevamo detto tutti quanti noi in Consiglio Comunale, non è che fosse una novità, si vede anche
da ben distante, e avvia il procedimento che ha portato all'ordine di demolizione. Ora, tutto questo alla fine però paradossalmente crea una serie di danni, questo atteggiamento complessivo dell'amministrazione crea una serie di danni evidenti. Li crea evidentemente alla ditta che aveva fatto affidamento, viene fuori sui giornali, sulle parole di qualcuno, un giorno o l'altro capiremo le parole di chi, che gli avevano detto si fa, si sistema, crea un danno alla città che rimane invischiata nell'ennesimo episodio di un pantano amministrativo, a prescindere da quelle che siano nel merito le ragioni o i torti. E in questo ricordo un'altra storia, Edilvi, un altro pantano amministrativo vittoriese che ha portato avanti la città per anni, fa danni anche agli sportivi che alla fine rischiano di non avere più i campi. Allora, tutto questo perché? Io mi chiedo, l'amministrazione credeva veramente quando ha portato in consiglio comunale che non ci fossero nessun problema? O credeva che nessuno di noi, leggendo la documentazione, avrebbe detto ma siamo sicuri che è tutto a posto? D'altro canto ve lo ha chiesto anche uno dei vostri consiglieri comunali, il consigliere Rossetto, ha detto ma qua stiamo facendo una sanatoria o stiamo facendo un permesso a costruire in deroga? Anzi, addirittura ha chiesto al segretario che garantisse per lui in sede anche penale perché non voleva avere strascichi, tanto che giustamente il segretario gli ha detto io in sede penale la responsabilità è tua, non posso farti niente. Io scommetto che qualcuno dirà che c'è un doppio binario parallelo tra i due atti, tra quello del permesso a costruire e quello dell'ordine di abbattimento, che i due sono completamente indipendenti, vivono di vita propria, sono due questioni completamente diverse, lo scommetto, che prima o poi verrà fuori sta storia. Sta di fatto che quello che rimane, a mio avviso, inaccettabile, e come ha detto il consigliere Dus, a me non interessa chi vincerà la causa al TAR, a me interessa che è arrivato in consiglio comunale un atto e una procedura che non era istruita a 1000 per 1000 e che ha ingenerato una serie di pateracchi a questa città. Facciamo l'ennesima figura barbina, l'ennesima. Grazie. Altri interventi? Bene, non vedo nessun altro intervento. Il sindaco vuole... Prego. Non vorrei tirare tanto lunga. Il Consiglio Comunale, a nostro avviso, è stato investito di una decisione che era finalizzata a riconoscere una cosa perfino banale, che era l'utilità, alla fin fine, che una struttura del genere potesse arricchire il panorama esistente in città di strutture sportive. È sotto gli occhi di tutti che quella struttura là, al di là del bello o brutto, non voglio entrare in merito, però è estremamente utile per l'esercizio di quello sport, e quindi il Consiglio Comunale ha deciso che c'era l'interesse generale a che rimanesse. Probabilmente le discussioni che si sono ingenerate hanno ingenerato negli uffici la necessità di attenersi alla lettera della norma. Però sta di fatto che, come mi chiedevate prima, e io confermo che è arrivata la sospensiva, che non è stata una sospensiva redatta in modo secco, tradizionale, ma era lunga pagine e pagine, dove andava ad analizzare ogni singolo punto
portato dalla ditta a sua difesa e praticamente sembra di riconoscere già una sentenza del modo in cui tratta l'argomento. Per cui la certezza di parlare di abuso, io prudenzialmente aspetterei un attimo. Io aspetterei un attimo perché quello che sembra certo, e cioè una cosa già realizzata, probabilmente se in difformità, in carenza di autorizzazione o in carenza di documentazione, è una cosa, quella lì era una struttura che è stata fatta regolarmente presentando i documenti necessari, una CILA, quello che era stata presentata. E nell'ambito della semestralità concessa è partita la richiesta anche di deroga, quindi è un caso un po' particolare per cui effettivamente io sarei un pochettino prudente e proporrei al Consiglio di non ritirare il provvedimento. Se la mia dirigente volesse fare delle aggiunte tecniche, Prego, ingegnere. Sì, buonasera. Rispetto a quello che ha già anticipato il sindaco, volevo solo 2 punti velocissimi. La consigliera Bagliana parlava dei 30 giorni che sono decorsi, è vero, ma prima dello scadere dei 30 giorni è arrivato il decreto del Presidente della seconda commissione del TAR che ha sospeso i termini, quindi i termini in questo momento sono sospesi e saranno sospesi probabilmente fino a fine mese, quando poi ci sarà effettivamente l'udienza. A questo punto non sappiamo se ci sarà l'udienza solamente per la sospensiva o se entreranno anche nel merito, questo lo sapremo solamente il giorno dopo o per chi sarà presente quel giorno, insomma. Confermo quanto diceva la consigliera Denardi sul doppio binario, ma non... Sì, lei l'ha detto in maniera anche provocatoria, ma giustamente, quando noi abbiamo presentato questa pratica, come ha ricordato prima il sindaco, quello che si chiedeva era effettivamente se per questa amministrazione c'era l'interesse pubblico a quell'intervento. Dopodiché è vero che la pratica nasce a ottobre dell'anno scorso, quindi a un anno, è vero che in questo anno abbiamo avuto una serie di integrazioni importanti, abbiamo avuto molte richieste, alcune ufficiali, altre a un certo punto ufficiose, quindi non se ne troverà traccia nel protocollo perché magari facevamo semplicemente la telefonata, quindi non è che gli uffici per un anno l'hanno messa in un cassetto, per un anno hanno chiesto che venisse prodotta la documentazione necessaria per arrivare al rilascio del permesso. Probabilmente, anzi potrei anche togliere il probabilmente, si sarebbe potuti uscire prima con la verifica se era stato o meno rimosso. Io personalmente, ma questa non è una scusante, non passo di là perché prendo il treno, quindi io scendo dalla stazione ed è un posto che non conosco, magari qualche mio collega lo conosceva, è stata forse un'ingenuità quella di non uscire prima, dopodiché una volta che la cosa mi è venuta a conoscenza, mi sono mossa subito, e so che il sindaco dice che ho letto in maniera troppo restrittiva, cioè letterale la norma, purtroppo a me non è dato di interpretarla diversamente. Adesso sarà un giudice, il giudice, peraltro il Presidente nel fare il decreto, come anticipava il sindaco, è già entrato nel merito e non parla mai di abuso perché dice che essendo stata presentata l'istanza di permesso in deroga
in vigenza della legittimità di quella struttura, perché quella struttura è stata installata a giugno e poteva rimanere installata fino, mi pare, al 23-24 di dicembre dello scorso anno. Scusate, non ricordo tutte le date a memoria, ma siamo lì. Allora il Presidente del TAR dice, poiché è stata presentata quando la struttura era legittimamente presente, viene di fatto cristallizzata la situazione fino a che il Comune non termina l'istruttoria e stabilisce se è rilasciabile o non è rilasciabile il permesso. Non parla mai di sanatoria e fa un distinguo con quello che può essere una struttura effettivamente abusiva. Noi al momento abbiamo quindi fatto l'ordinanza che è sospesa dal TAR, abbiamo fatto una comunicazione di improcedibilità della pratica di permesso in costruire, nel senso che fino a che non si è chiarita questa situazione, che il TAR poi ci dia ragione o torto lo stabilirà il giudice, insomma, dopodiché per noi la pratica va chiusa normalmente, perché al Consiglio noi abbiamo chiesto no, è legittima o non è legittima la struttura, no, può restare su un abuso o non può restare su, abbiamo chiesto questo tipo di proposta riveste un interesse pubblico, perché per noi quella era la discrimine per poter poi chiudere il procedimento aperto. Consigliere Dus, prego. Sì, francamente spero di aver capito male l'intervento del sindaco quando dice che gli interventi fatti dalla minoranza o in consiglio hanno generato poi dei dubbi negli uffici. No, perché che adesso sia colpa nostra perché gli uffici fanno... Mi piacerebbe poter dire agli uffici fate così, fate colà, però non mi pare di avere questo potere, mi pare che a lei sia stato conferito questo potere, non a noi. Quindi capisco che adesso di fronte all'opinione pubblica sia facile dire per colpa della minoranza hanno dovuto tirare giù il tendone del padel. Sì, pian però, sì, adesso. Il consigliere Rossetto, fino a prova contraria, non fa parte della minoranza e ha giustamente posto delle domande in questo Consiglio. Allora, è colpa anche sua? E è una colpa fare delle domande, chiedo? No, non lo so. Quindi, come ho detto all'inizio, era una situazione complessa, come diceva Andreotti, e si dovrà trovare una soluzione. Ma no, la minoranza ha fatto delle domande agli uffici che hanno generato poi una conseguenza di che questi fanno l'ordinanza di abbattimento della struttura. Sì, perché se no, mi fa piacere a scoprire a fine mandato che ho questi poteri. Consigliere D'Antoni, prego. Sì, collegandomi appunto a quello che diceva il consigliere Dus, anche perché la pratica è stata portata in Consiglio con la richiesta di permesso a costruire. Le carte, gli elaborati che erano stati inviati a tutti i consiglieri comunali prevedevano una pratica di nuovo permesso a costruire, punto. È venuto fuori in Consiglio, alla presenza dell'ingegnere, del collega dell'ingegnere Curti, è venuto fuori una relazione che non era stata consegnata ai consiglieri, ma che era stata comunque portata in giunta, dalla quale risultava che l'opera era già costruita, era già esistente. E questa pratica era stata portata all'attenzione della giunta ancora in luglio. Poi quel 6 settembre tutti sono caduti dalle nuvole, però nella documentazione portata in giunta il 27 di luglio c'era scritto che l'opera esisteva già, perché era nella relazione dell'ingegnere collega dell'ingegner Curti. Questa relazione a noi è stata consegnata solo durante il Consiglio, anzi a mezzogiorno della giornata del Consiglio, e da qui è nata tutta questa richiesta di precisazioni. Di fatto, come è stato detto, qualunque sia l'esito del giudizio del TAR, comunque abbiamo fatto una grande confusione, abbiamo fatto perdere un sacco di tempo agli uffici e abbiamo avviato delle procedure che sembra che il braccio destro non sappia quello che fa il braccio sinistro, il braccio dell'amministrazione non sa quello che fa il braccio ufficio e sicuramente sarà sicuramente una cosa negativa.
Quello che la mia insistenza nel chiedere il ritiro della delibera è che i ricorrenti chiaramente fanno forza su questo fatto, sul fatto che il Consiglio ha dato parere favorevole sul riconoscimento dell'interesse pubblico. No, ma è stato fatto, signor Sindaco, diciamo, da parte vostra, cadendo dalle nuvole dicendo, non sapendo che quell'opera lì era già stata realizzata. E comunque, al di là di quello che ha detto forse l'ingegner Curti, diciamo, c'è scritto in alcune sentenze che è possibile in qualche modo sanare l'intervento qualora l'interessato si munisca prima della scadenza dei 6 mesi, il tempo previsto per una costruzione temporanea, l'interessato si munisca di idoneo titolo che mi permette costruttivo, insomma, di idoneo titolo. Qui c'è stata solo una richiesta fatta pochi giorni, un mese prima che scadesse quel termine. Da lì sono passati mesi e mesi e evidentemente quella pratica, così come era stata presentata, era, come dice lei qualche volta, un pezzo di carta, no, che volava e che ha avuto bisogno di ben 4 o 5 richieste di chiarimenti e presentazione di altra documentazione. Sembra una procedura che sembra, diciamo, un po' agita in maniera, seguita in maniera abbastanza leggera e diciamo, che ci fa pensare, in sostanza, ecco, la richiesta di ritiro poteva essere un modo pulito per uscire. Se l'opera non è un abuso, se l'opera è stata realizzata correttamente, se la legge consente di sanare in quel modo in cui ha tentato di sanare l'impresa l'opera, se è vero tutto questo, va bene, torniamo a portare in consiglio l'opera una volta che non è dichiarata abusiva e ridichiariamo l'interesse pubblico. Io per primo voterò a favore, ma questo fatto di aver votato su una cosa incerta, questo interesse pubblico, dico io, su un abuso, perché così è stato dichiarato dagli uffici, aver dichiarato l'interesse pubblico su un'opera abusiva, secondo me è un grosso errore che in qualche modo favorisce anche la richiesta del richiedente. Grazie. Consigliere Balliana. Eccoci qua. Allora, io avrei 2 considerazioni da fare. La prima, quella che mi sfugge in assoluto, è perché la ditta non abbia seguito un iter normale, cioè voglio dire, no, nel senso, ha seguito l'iter di permesso di costruzione temporanea, ok? Però dopo si è andati avanti un anno, ok? E come no, con le richieste, va bene, e voglio dire, dopo più di un anno si è arrivati a fare la richiesta di variante urbanistica. Non capisco perché, non so, o gli uffici o chi per essi, perché non è stato detto, non è stato suggerito alla ditta di procedere in un modo normale, cioè voglio dire di fare la richiesta di variante fin da subito. L'hanno fatta e perché è arrivata in consiglio così tardi? Punto di domanda. Questo mi sfugge, anche questo. Questo mi sfugge sinceramente, prima cosa. Seconda cosa che vorrei dire è relativa al discorso quando lei, ingegner Curti, sulla sua risposta sul parere contrario rispetto alla mozione, dichiara che un provvedimento amministrativo adottato può essere annullabile solo se in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Però a me viene da dire che la delibera votata in Consiglio Comunale è stata viziata non da un eccesso di potere sicuramente, ma da una mancanza di elementi fondamentali. Cioè, quindi non è una delibera, e quindi c'è un vizio. Quindi secondo me i riferimenti che lei fa rispetto all'atto amministrativo sono sbagliati, perché c'è un vizio in cui i consiglieri comunali sono stati indotti a votare su una cosa che non sapevano fosse un abuso o sapevano fosse un abuso, tanto è vero che poi è emersa l'ordinanza, dopo è emersa l'ordinanza. Invece l'ordinanza doveva emergere prima, in teoria.
Quindi veramente secondo me c'è un vizio di forma sulla delibera votata in Consiglio Comunale. Consigliere De Nardi. Grazie. Io faccio solo due notazioni. Una che riguarda le affermazioni fatte dal sindaco all'indomani della, diciamo così, divenuta nota al pubblico emanazione dell'ordine di abbattimento, che si è diciamo, rammaricato con gli uffici della decisione, affermando spiace che ancora una volta si insegua la regolarità di un documento. Ora, che un sindaco, ribadisco, come ho già con i colleghi consiglieri di minoranza affermato alla stampa, che un sindaco tratti le questioni di legalità come una questione di dispiacere, a prescindere, ribadisco, da quello che sia poi la decisione finale del TAR, mi pare quantomeno raccapricciante, perché dovremmo sempre ritenere che le questioni di regolarità siano, al pari delle questioni di merito, un elemento fondamentale dell'agire dell'amministrazione. Oltre a questo, segnalo solo all'ingegner Curti che la questione che lei ha citato come elemento che il Presidente del TAR ha posto a fondamento della sua decisione di sospendere il provvedimento, cioè quello della richiesta di permesso a costruire in deroga proposta entro i 180 giorni dal primo, era stata già posta al Consiglio Comunale dalla sottoscritta, che aveva chiesto a lei e all'ingegnere Della Giustina se il fatto che la richiesta fosse stata fatta appunto entro i 180 giorni influenzasse in qualche modo la legittimità della costruzione in quel momento, cioè al 6 di settembre. La risposta vostra è stata: dobbiamo ancora valutare questa cosa. Allora, questa è l'ennesima dimostrazione del fatto che se aveste finito come amministrazione, non dico lei perché non è lei che fa l'ordine del giorno del Consiglio Comunale, se l'amministrazione avesse ponderato meglio il procedimento, avesse terminato l'istruttoria del procedimento, anche se ci avete messo comunque 10 mesi, per cui qua dovremmo aprire un ragionamento sulla nota efficienza della pubblica amministrazione, non staremmo qui a parlare, perché avreste valutato più ponderatamente o meno se era giusto o meno questa cosa. Non è stato fatto. Il fatto che fosse stato rilevato in consiglio comunale da un consigliere di minoranza rende ancora più grave questa cosa. Non perché io non ho posto, ribadisco quella volta, la domanda perché dovevo fare l'avvocato che si occupa di urbanistica, che tira il pelo nell'uovo, perché io ho detto tante volte qui dentro che non mi occupo di urbanistica per lavoro e non è un tema che frequento normalmente nella vita. Però è evidente che il dubbio doveva venire ancora prima, visto che è stato sollevato anche in Consiglio Comunale, e questo conferma una volta di più che la nostra richiesta di sospendere la votazione sulla delibera era perfettamente corretta. Prenotazioni altre? Bene. Non ce ne sono, quindi passiamo. Assessore, prego. Perdoni Presidente, ma credo che una risposta
a De Bastiani sia dovuta, perché tutte le volte che ha l'occasione nomina l'assessore Antiga e parte sempre da via Oberdan. Quindi bisognerebbe sbloccare questo senso di sudditanza su via Oberdan. Io le posso dire solo una cosa, che se oggi via Oberdan ha un incrocio con via Garibaldi dignitoso di una città, senza ricettacolo di zanzare, e se ad oggi abbiamo un marciapiede che si chiama marciapiede, dove le carrozzine ci possono salire e scendere senza andare in pista ciclabile, già quella è una grande vittoria. Quindi via Oberdan è una grande vittoria, perché quantomeno ha portato qualcosa di positivo nel territorio. Poi definire immorale un atto di un consiglio non riesco a trovare il nesso, se posso. Non riesco a trovarlo, perché l'immoralità per me è tutt'altra cosa. Forse sono stato, no, sicuramente sono stato educato in maniera diversa. Poi qua dentro io ho sentito già l'udienza, il dibattimento, manca la sentenza, non so chi poi la vuole scrivere, ma siamo quasi in un tribunale. Io le dico che non è vero e non corrisponde sempre che un abuso edilizio, anche della tettoia, anche di un nesso a casa sua, pregiudica la demolizione, perché all'accertamento di un abuso c'è la possibilità di una deroga, di una variante in deroga, si paga la penale e se quell'immobile si può fare, si sana. Quindi togliamoci dalla testa che tutto quello che è abuso si deve togliere. Non è proprio così. Le varianti in sanatoria sono sempre state, sono sempre esistite. Quindi, morale, non credo che sia il corretto. Via Oberdan ormai lo sorpassiamo, giusto perché sennò è un'altra nota che ho visto ricorrente sui giornali, è sempre l'Antiga, che Deus Machina unico, no? Sul Piazza Meschio. Cortesemente, gliel'ho già detto un paio di volte, si riveda tutti quei atti di Piazza Meschio, perché continuare a dire che i posti, i due appartamenti si sono persi, tutto colpa di Antiga. Io le posso dire che nel 2016 lei era in commissione e non ha osservato nulla di quello che dice dopo. Quindi il 7 marzo 2016 c'era l'occasione per dire e contestare e far forza su tutto quello che si poteva fare. Però ha fatto dei commenti, poi gli do la carta perché è quasi da sorridere, ha parlato di tutto fuori delle cose che poi gli sono rimaste non so come qua, che ne so. Comunque lasciamo perdere sempre personalmente le persone. Grazie. Grazie. Consigliere De Bastiani. No, lasciamo perdere un corno, voglio dire, è troppo comodo cioè, avere delle responsabilità e dire vabbè lasciamo perdere. Cioè, se adesso il capolavoro è che per via Oberdan c'è un incrocio che è meglio di prima, serviva a fare tutto quell'ambaradan e sollevare una guerra civile per fare un incrocio un po' meglio di quello che era, beh, se questo è il suo sistema, assessore Antiga, mi sembra che siamo un po' fuori strada. Poi se io la cito è perché lei si fa promotore di certe iniziative. Nel dibattimento che riguardava il panel, io l'ho fatto anche notare durante quella seduta che lei era il più agitato di tutti quanti. Noi si stava qua, ci si confrontava anche molto pacatamente e serenamente, mentre lei era molto molto agitato. E la stessa cosa vale per Piazza Meschio, dove lei ha tessuto un elogio, e me lo ricordo bene, dell'imprenditore che ha operato in quella zona e che ancora non ha risolto dei problemi che questo Consiglio Comunale ha messo in evidenza e che dovrebbero, il Consiglio Comunale ha chiesto di risolvere e che ancora non sono stati risolti, e il suo elogio di quell'imprenditore non mi sembra che collimava con il parere di qualche altro consigliere comunale della sua stessa parte politica. Grazie consigliere.
Ci sono altre prenotazioni? Va bene, passiamo in dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto. Consigliere Varaschin. Grazie Presidente. Immorale, anche secondo me, è un termine forte del consigliere De Bastiani. Comunque ribadisco la mia convinzione per quel che riguarda il beneficio pubblico sportivo, ma vista la confusione che si è venuta a creare attorno a questa delibera, vista anche la sospensiva del TAR e che ci sarà una sentenza il 30 novembre, annuncio che il mio voto sarà di astensione. Volevo anche dire che abbiamo tirato via il nostro capannone, che era puramente beneficio pubblico del piazzale vicino allo skateboard e alla pista atletica in pratica. Grazie. Grazie consigliere Varaschin. Prego segretario. Sì, volevo precisare soltanto una cosa, perché si parla sempre di sospensiva. Quello che c'è stato è un decreto cautelare di sospensione, non è la sospensiva. La sospensiva ci sarà il 30, quindi il 30 non è che può esserci anche la sentenza breve, ma la sospensiva viene decisa il 30 novembre. Grazie segretario. Dichiarazione di voto. Andrea, consigliere Casagrande, prego. Grazie. Come capogruppo della lista Autonomiato Sindaco dichiaro il voto contrario alla mozione. In particolar modo ribadiamo la convinzione del voto che quella sera ha espresso la mia collega Silvia Saleste, al quale io non ho potuto partecipare per impegni lavorativi, ma chiaramente il beneficio pubblico è una convinzione che rafforziamo sia con la collega Saleste e assolutamente se l'aggettivo da essere immorale, io personalmente sono orgoglioso di essere immorale nei suoi confronti, cosa che già abbiamo già espresso più volte nei consigli comunali, quindi rafforza la distanza di opinioni della quale sono molto fiero e anche la mia collega. Una piccola nota in merito agli investimenti privati, perché non ho capito le note del collega Dus. A Vittorio Veneto ci sono diversi immobili che sono stati costruiti negli anni. Credo che sia lodevole quando un soggetto, come è successo a Marco Polo, che negli anni ha portato sicuramente sport e ha nobilitato la città, un'area di Vittorio con un'immagine sicuramente molto apprezzabile e positiva. Chiaramente ogni investimento va fatto nel rispetto delle regole e delle norme. Ci sono altri investimenti privati importanti nella città, tra cui quelli menzionati. Uno lo conosciamo bene per via della commissione, poi ce ne sono altri, ma le assicuro che da parte dell'amministrazione ci sono, per quello per il quale io sono informato, ci sono costanti confronti nell'interesse chiaramente di portare avanti gli investimenti, soprattutto quando sono privati, perché a nessuno piace mettere i soldi là, non credo che neanche al gruppo lì sia piaciuto mettere i soldi là e tenerli fermi. Tutti gli investimenti privati che stanno avvenendo in città, per quelli dove posso dire io, stanno andando avanti nel pieno rispetto delle norme, che al giorno d'oggi sono di notevole rilievo, e nell'interesse di accelerare il più possibile, di portare anche delle riqualifiche in una città che ha vissuto di industria per anni e che oggi purtroppo trova delle aree dismesse che mi auguro nel più breve tempo possibile possono ritornare vive e a rendere questa città più felice. Grazie. Consigliere D'Arè, turno di voto, prego. Sì, noi votiamo contro questa proposta, riteniamo che l'evidenza pubblica e soprattutto l'impianto sportivo sito in quel contesto sia un valore aggiunto alla città, quindi il nostro voto è contrario. Consigliere De Antoni.
Sì, io preannuncio chiaramente il mio voto favorevole alla mozione, ma voglio ribadire nuovamente quanto ho detto prima. Io riconosco l'interesse pubblico per un'opera di questo genere e, come ho già detto, ho votato a favore anche in altre occasioni per queste proposte. La nostra richiesta è motivata dal fatto di fare chiarezza su questa procedura che è diciamo, sicuramente un po' controversa. Quindi il mio voto è favorevole alla mozione, ma ribadendo questa mia diciamo, disponibilità a votare l'interesse pubblico di quella struttura una volta che la pratica sia stata liberata da tutte queste orpelli che ci sono sopra. Consigliere Dus? Anche noi voteremo favorevolmente a questa mozione ed è curioso come i consiglieri di maggioranza che ora dicono di votare contro questa mozione perché sono a favore dell'interesse pubblico sono gli stessi consiglieri di maggioranza che stanno sostenendo un'amministrazione che tramite i propri uffici ha chiesto di demolire quella struttura. Quindi un grandissimo cortocircuito. Io credo che si debba alle volte saper scindere qual è il piano politico e la narrazione che si vuole costruire attorno a un'opera e quello che è il piano amministrativo. Nel merito agli investimenti registravo solamente come su queste due operazioni, ma potremmo aggiungerne anche delle altre, la parte privata ha dichiarato sulla stampa di aver avuto delle difficoltà. Poi lei dice che le difficoltà in realtà non ci sono, non lo so, mettetevi d'accordo voi. Ripeto, io registro questo, sia sui Carnielli, lasciamo stare l'area Borca, sia su qui nel campo da padel. Io leggo le dichiarazioni sui giornali, non ho rapporti con nessun privato, ripeto. Vedo delle difficoltà e soprattutto vedo che c'era una struttura e adesso viene demolita, forse sì, forse no. C'era un bubone che quello è e quello rimane, sarà colpa del privato, sarà colpa del pubblico, non lo so, tanto è che il problema rimane lì com'è. Torno a dire, questo qui era un intervento, una mozione che entrava sul merito amministrativo, ognuno vuole giocarla sul piano che decide, fate voi. Bene, faccio anch'io la mia dichiarazione di voto. Io faccio mie sostanzialmente le osservazioni che ha fatto il collega Varaschin, con cui concordo. La situazione secondo me è complessa e non mi è molto chiara, per la verità. Resto pertanto in attesa del giudizio di sospensiva che il TAR Veneto pronuncerà il 30 di novembre prossimo. Dopo aver valutato le ragioni sia del ricorrente privato sia quelle pubbliche, che il Comune formulerà con la costituzione in giudizio e con la presenza del proprio ufficio legale in aula a Venezia. Procediamo col voto. Manca questo? Chi manca? No, ma non certo, non doveva uscire. Sì. Sì. Allora, cortesemente io annullo, usciamo. Perfetto. È uscito all'inizio. Eccoci qua. Allora, rivotiamo. Apri votazione. Bene. Allora, la delibera non è approvata
con contrari 9, favorevoli 5, astenuti 2. Passiamo al prossimo punto dell'ordine del giorno. Mozione presentata dai consiglieri comunali Roberto Tonon, Giulio De Antoni, Barbara De Nardi, Marco Dus, Alessandro De Bastiani e Mirella Varigliana ad oggetto revoca e o ritiro in autotutela della delibera di adozione del PAT, delibera del Consiglio Comunale numero 29 del 26/7/2023. Chiedo al consigliere De Nardi di illustrare la proposta di mozione. Grazie. Sì, illustro e basta, poi farò successivamente in un altro momento l'intervento. Premesso che nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 26 luglio 2023 è stata esaminata, discussa e votata la delibera relativa all'adozione del piano di assetto del territorio. Prima della seduta e nel corso della seduta stessa i consiglieri De Antoni, De Nardi, Dus e Tonon hanno proposto un notevole numero di emendamenti. Tra gli emendamenti depositati nel corso della seduta si rinviene l'emendamento numero 16, che recita sulla carta della trasformabilità 4.3 eliminare l'area idonea per interventi di qualificazione e riconversione compresa tra la Mafile e Villaggio Margherita, individuando la medesima area come servizi di interesse comune di maggior rilevanza, articolo 39 NTA. Successivamente al deposito degli emendamenti, gli uffici e i tecnici esterni incaricati della redazione del PAT hanno esaminato gli emendamenti stessi e predisposto i prescritti pareri di regolarità. Alla luce del fatto che il parere predisposto dagli uffici comunali e letto nel corso della seduta in relazione all'emendamento numero 16 era contrario. In particolare, la motivazione data dalla dirigente del settore infrastruttura e gestione del territorio è stata la scelta di individuare l'ambito come area idonea per interventi di qualificazione e riconversione, anziché come area per servizi, fa sì che non si verifichi la decadenza quinquennale del vincolo. Tale motivazione risulta errata in quanto l'individuazione nel PAT di un'area come servizi di interesse comune di maggiore rilevanza costituisce un vincolo conformativo e non espropriativo. La distinzione tra la struttura dei due tipi di vincoli è pacificamente individuata in giurisprudenza, come ricorda ad esempio la recente sentenza del Consiglio di Stato 6793 del 2023, che afferma la differenza fra vincolo conformativo e espropriativo è già stata chiarita in giurisprudenza, rilevando che i vincoli conformativi si differenziano dai vincoli espropriativi o sostanzialmente espropriativi, atteso che i primi sono quelli che dividono in tutto o in parte il territorio comunale in zone assoggettate a una disciplina dello ius edificandi omogenea, cosiddetta zonizzazione, e che dunque si connotano per il fatto di incidere su una generalità di beni, potenzialmente appartenenti a una pluralità indifferenziata di soggetti, beni che vengono accomunati in ragione delle caratteristiche intrinseche degli stessi e del contesto nel quale si inseriscono, mentre i secondi, quindi quelli espropriativi, sono quelli che riservano alla mano pubblica l'edificazione in una specifica area, cosiddetta localizzazione, o che svuotano sostanzialmente il contenuto del diritto di proprietà su un determinato bene. E qui c'è una serie di riferimenti giurisprudenziali al riguardo. L'emendamento non mirava a riservare alla mano pubblica l'edificazione in quell'area, ma a garantire l'individuazione di limiti all'edificabilità dell'area stessa, sia che l'edificazione avvenga da parte del privato sia del pubblico. Ciò è confermato indirettamente dal fatto che nel corso della seduta analogo emendamento, il numero 17, relativo all'area Fender, è stato accolto con parere favorevole dalla medesima dirigente. Che sia questa la cornice dell'emendamento è confermato anche da un consolidato orientamento del Consiglio di Stato, anche di recente ribadito. I vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore generale per attrezzature e servizi, quali ad esempio gli impianti sportivi, realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua in regime di economia di mercato, pur avendo carattere particolare, sfungono allo schema ablatorio e alle connesse garanzie costituzionali in termini di alternatività fra indennizzo e durata predefinita, e non costituiscono vincoli espropriativi, bensì soltanto conformativi, funzionali all'interesse pubblico generale.
con la conseguenza che i vincoli conformativi non comportano la perdita definitiva della proprietà privata, ma impongono limitazioni e condizioni restrittive agli interventi edilizi in funzione degli obiettivi di tutela dell'interesse pubblico e, a differenza dei vincoli espropriativi, pur limitando e condizionando l'attività edificatoria, non comportano indennizi per le limitazioni previste dallo strumento urbanistico e non hanno scadenza temporale. Conseguenza della diversa natura dei vincoli è anche un diverso regime degli stessi, posto che il vincolo espropriativo o preordinato all'esproprio è presupposto per emanare il decreto di esproprio, secondo quanto disposto dall'articolo 9 del testo unico, a durata di 5 anni, mentre al contrario, come accennato prima, il cosiddetto vincolo conformativo ha una durata indeterminata e quindi non è sottoposto alla predetta decadenza quinquennale. Considerato che tale erronea dichiarazione si è inserita nel processo di formazione della volontà dei consiglieri comunali, inducendoli a credere che un vincolo di tal fatta fosse di durata predeterminata e limitata, 5 anni, e non permanente, quindi meno saldo di un vincolo finalizzato a interventi di qualificazione e riconversione. La volontà dell'organo collegiale non si è quindi formata correttamente, in ragione del fatto che gli atti di ritiro, revoca, mero ritiro o annullamento in autotutela a seconda delle singole vicende particolari, anche successivamente prodottesi in seguito all'adozione dell'atto, secondo la dottrina più accreditata, costituiscono l'esercizio di un potere della pubblica amministrazione e possono essere emanati nell'esercizio del medesimo potere che è stato esercitato nell'emanazione dell'atto iniziale e compete al medesimo organo che lo ha emanato, è ritenuto opportuno intervenire al fine di eliminare gli effetti negativi dell'errata indicazione fornita dai tecnici che, come detto, si è inserita in modo improprio nel meccanismo di formazione della volontà dell'organo consiliare, alterando il libero convincimento dei consiglieri in ordine a un presupposto tecnico-giuridico dell'emendamento numero 16. Si delibera la richiesta è di revocare o ritirare o annullare in autotutela la delibera numero 29 del 26 luglio 2023. Grazie, consigliere. Apriamo discussione. Consigliere De Antoni. Questa sera in Consiglio parliamo di tutti questi aspetti giuridici che sono complessi da capire anche per noi consiglieri. Il tema è, quando noi abbiamo presentato quell'emendamento, c'è stato il parere contrario da parte del tecnico perché ha precisato la scelta fatta dall'amministrazione di individuare l'ambito come area idonea per interventi di qualificazione e riconversione anziché come area per servizi, fa sì che non si verifichi la decadenza quinquennale del vincolo. Questo è quello che aveva dichiarato. Questo, chiaramente, detto a noi consiglieri, ha fatto pensare sulla opportunità o meno di inserire quell'area in quella fattispecie di cui ha parlato adesso il consigliere Denardi. Allora, io onestamente vorrei capire, c'è stato un errore, diciamo, anche dovuto all'ora tarda, alla difficoltà di esprimere un parere con tanta rapidità e sollecitudine a mezzanotte quasi di quella sera, oppure diciamo c'è qualcos'altro? Perché nel momento in cui lei nel parere contrario dice che dà parere contrario alla nostra proposta, lo dice perché non c'è una rispondenza dell'atto all'interesse pubblico. Dice per poter revocare l'atto deve essere ab origine illegittimo. Oppure l'altra cosa, l'atto può essere ritirato se non ha ancora prodotto effetti e in effetti l'atto ha già prodotto effetti. Ma
corrisponde a vero che lei ha detto una cosa diversa da quella che è effettivamente, oppure io non ho capito niente? Perché sicuramente rispetto alla sua osservazione di quella sera, alcuni consiglieri possono essere stati indotti a votare, a esprimere un voto contrario alla nostra proposta perché temevano che quel vincolo che veniva messo su quell'area decadesse dopo un quinquennio. Invece questa cosa, come è stato illustrato dal consigliere Nenardi, non è vero, non corrisponde a vero. Quindi mi può spiegare meglio questa cosa, per favore? Grazie. Consigliere Tonon. Grazie. Io mi fermo brevemente su un aspetto del parere che è il parere tecnico che è allegato alla mozione che abbiamo presentato. Nel parere questo si dice, parlando della differenza fra le aree che hanno come destinazione servizi di interesse comune di maggior rilevanza e le altre aree idonee per interventi di riqualificazione e riconversione. E c'è scritto le prime, cioè quelle aree di interesse comune di maggior rilevanza, sono le aree e o attrezzature dedicate ai servizi istituzionali pubblici e privati, considerati strategici per la comunità, sia esistenti che di progetto. Nel secondo caso invece, cioè le aree idonee per interventi di riqualificazione e riconversione, sono 3 se non ricordo male sul PAT, si tratta di aree idonee per interventi di riqualificazione e riconversione sia sotto l'aspetto urbanistico che sotto quello ambientale ed edilizio, di ambiti che presentano carenze e o inadeguatezza a livello di opere di urbanizzazione, viabilità, standard urbanistici e spazi pubblici. Questa è virgolettato perché ovviamente riporta quello che è nella norma. E poi invece diciamo, il parere così dice, mentre per le prime aree, cioè quelle servizi di interesse comune di maggior rilevanza, per chi si ricorda il PAT, ricordo sono quelle indicate con i quadratini azzurri, non potranno che essere destinate a servizi strategici, aperta parentesi, definizione che di norma porta con sé il vincolo espropriativo, chiusa parentesi, con le aree idonee per interventi di riqualificazione e riconversione si ha la possibilità di progettare una ricomposizione dell'area che non comporti necessariamente l'imposizione di un vincolo preordinato all'esproprio. Come dire che in questo secondo caso non è necessario il vincolo, cioè l'esproprio, mentre nel primo caso dice di norma porta con sé il vincolo espropriativo. Ora la mia domanda è questa. Se questo è vero, significa che alcune aree, ne cito solo alcune che ho annotato nella cartografia, mi riferisco all'Enel di Via Dalmazia, al Victoria Campus, ai campi di calcio del Duomo e di Saissa, a tutta l'area delle Giuseppine, oppure al Marco Polo stanno per essere espropriati? Punto di domanda. Grazie. Prego, Ingegner Curti. Parto dall'ultima domanda del consigliere. La risposta sta nella definizione di queste aree, che sono le aree esistenti e di progetto. È chiaro che quelle esistenti non saranno espropriate perché se sono già esistenti è già stato realizzato. Quelle di progetto possono di norma essere assoggettate a vincolo espropriativo, non obbligatoriamente, ma normalmente sì.
Il fatto di aver scelto, quando abbiamo fatto questa progettazione, di definire quell'area come un'area idonea per interventi di riqualificazione e riconversione era proprio per lasciare una certa libertà progettuale. Dopodiché, e vengo a quello che diceva prima il consigliere De Antoni, è chiaro che il PAT per sua natura non impone vincoli preordinati ed esproprio. È chiaro che in una discussione che è durata non ricordo quante ore, a un certo punto ho sintetizzato. Ora, finché la consigliere prima ci illustrava la differenza tra vincoli espropriativi e conformativi, devo dire francamente, io non l'ho seguita, ma conosco la materia. Se quella sera mi mettevo a discutere se il vincolo era conformativo o espropriativo, probabilmente saremo ancora qua a parlarne. Quello che io intendevo dire era che la scelta era proprio di lasciare la libertà di non creare a priori la necessità di andare poi con un vincolo per espropriare e realizzare l'ALE, ma di lasciare una certa libertà. Ma questa è stata proprio una scelta fatta quando abbiamo progettato quell'area specifica per capire se ci potesse essere una collaborazione anche pubblico-privato per dotare un'area che è in carenza di strutture, di un qualche cosa che la possa riqualificare. Questa era la scelta. Ho espresso in maniera troppo sintetica, sì, purtroppo, ma consigliere, mi scusi, proprio lei mi dovrebbe capire da ingegnere. Io purtroppo sono molto sintetica e a quell'ora, erano le 11 passate, forse ho peccato di sintesi, ma questo era quello che io e l'architetto De Zan, che con me ha guardato tutte quante le proposte di emendamento, intendavamo dire, ma perché era quello a cui abbiamo pensato proprio quando abbiamo pensato a quell'area, non è che abbiamo pensato ad altro. La nostra idea era proprio lasciamo questa apertura e secondo noi la seconda definizione lasciava questo margine di apertura a una progettazione che fosse un po' più libera tra il pubblico e il privato, ma non per andare a costruire, proprio per andare ad arricchire un'area di strutture che oggi purtroppo non ha, perché è un'area che è nata in anni dove forse c'era un po' meno pianificazione, un po' più spontanea, le strade stesse sono piuttosto limitate, ecco, diciamo così. Su quello facciamo magari fatica a intervenire, possiamo intervenire su quest'area centrale, diciamo, se questo intervento fosse condiviso sarebbe la cosa migliore. Per cui abbiamo scelto questa definizione che, secondo il nostro punto di vista e la nostra volontà, passatemi il termine, nella progettazione del piano, lasciava più margine di intervento. Tutto qua. Grazie Ingegner Curti. Consigliere De Nardi, prego. Grazie Presidente. Allora, io credo che fosse evidente l'intento dei consiglieri che hanno sottoscritto l'emendamento. Non credo che nessuno soggetto avrebbe potuto ipotizzare che noi volessimo vincolare l'area a un futuro esproprio. Lo dico molto tranquillamente. Se c'era questo dubbio, bastava domandare in ogni caso, perché eravamo qua tutti quanti, tutti coloro che l'avevano firmato. Mi permetta, ingegnere, ma credo poco alla questione della eccessiva sinteticità. Mi sembra tanto una versione che esce ex post, perché nessuno di noi ha costretto voi a sintetizzare, nessuno di noi ha costretto voi a ridurre la lunghezza dei pareri e nessuno di noi si è rifiutato di interloquire con voi, qualora ci fosse stata la necessità, su quello che era il significato della nostra proposta. La nostra proposta, tra l'altro, non è neanche stata di fatto discussa durante il Consiglio Comunale, era fare in modo che su quell'area vi siano servizi, che siano fatti dai privati o che siano fatti dai pubblici. A noi sinceramente interessa ben poco, interessava ben poco all'epoca, interessa ben poco adesso.
possiamo anche pensare che siano pubblico e privato insieme che si mettano a costruire. Niente, l'importante era che fosse un'area non votata, che ne so, all'ennesima edificazione residenziale, ma a servizi. Tra l'altro non siamo neanche stati a disquisire se erano servizi sportivi o di altra natura, servizi, punto e basta. Come il consigliere Tonon ha fatto una serie di esempi su quelle che sono le aree a servizi. Sono d'accordo anch'io che quelle lì ormai sono servizi che esistono e non sono di programmazione di servizi, ma un tempo a loro volta sono state in programmazione, perché non è che esistono da sempre. E Victoria, abitando tra l'altro vicino, l'ho visto crescere pian pianino con tutte le polemiche, e qui io non facevo ancora parte del Consiglio Comunale, con tutte le polemiche che ci sono state nella sua fase molto travagliata di realizzazione e anche di riempimento con le attività. Per cui anche il parere che lei ha formulato, la revoca presuppone che sussistano contemporaneamente una non rispondenza dell'atto all'interesse pubblico e un attuale interesse alla rimozione dello stesso. Nel caso di specie non si ravvisa l'interesse alla rimozione dell'atto, ben potendo in sede dei PI fornire una destinazione diversa. Ma per me non è la stessa cosa. Me l'ha detto lei? Perché quando abbiamo presentato ai consiglieri comunali il progetto del PAT, la prima riunione che è stata fatta per decisione del allora presidente della commissione Gomiero, poi dimesso, sì? Ci avete detto, abbiamo sulla falsariga di quanto abbiamo imparato dei PAT realizzati prima del comune di Vittorio Veneto, deciso che tutta una serie di decisioni andavano demandate al PI per evitare di ingessare eccessivamente le decisioni, perché mentre il PAT per ogni modifica ha bisogno di una procedura di revisione analoga a quella della sua approvazione iniziale, la modifica sul PI è molto più semplice, è molto più sbrigativa anche dal punto di vista procedurale, per cui mi sta dicendo di fatto che la forza delle statuizioni inserite nel PAT non è assolutamente uguale alla forza di resistenza, diciamo, delle statuizioni decise nel PI. Questo ci avete insegnato voi. Quindi dirmi che è esattamente la stessa cosa, casomai inserire un provvedimento del genere nel PI invece che nel PAT, mi dispiace ingegnere, mi ha detto lei che non è vero, me l'ha insegnato lei. È vero che lo posso inserire nel PI, ma non è la stessa cosa. È come, facendo le proporzioni debite ovviamente, stabilire con legge costituzionale una norma o stabilirlo con legge ordinaria. Non è la stessa cosa. Primo perché la resistenza rispetto alle modifiche è un pochino più complicata, e seconda perché nella gerarchia delle fonti non sono la stessa cosa. Quindi anche il suo parere, mi dispiace, ma qualche problemino me lo dà. Non mi convince neanche con questo parere, mi dispiace. Prenotazioni? Consigliere Vagliana? Sì, consigliere Scotassi, 15 anni, ma forse non è ancora finita. Infatti, no, non è ancora finita perché oltre a sostenere le tesi, insomma, le osservazioni della consigliera Denardi, e quindi mi trovo d'accordo, vorrei sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale un'altra questione. Innanzitutto abbiamo appreso che c'è stata una delibera della Giunta in cui viene definito la scadenza ultima per le osservazioni, che è fissata per venerdì 17 novembre alle ore 13, e questo ci lascia un po' perplessi perché, dirigente, lei mi può aiutare? Sì? No, non è per legge, cioè sì, sì, è per legge, però non delibera di Giunta, comunque di prassi, mi aiuti?
in altri PAT di altri comuni le osservazioni arrivate fuori scadenza vengono generalmente accolte anche fuori scadenza fin tanto che non viene indetta la conferenza di servizi. E quindi chiedo eventualmente sì, se effettivamente è così, nel senso che se gli uffici ritengono opportuno, come avviene, ripeto, in altri PAT che sono stati fatti in altri comuni della Regione Veneto, di accogliere le osservazioni fin tanto che la conferenza di servizi non viene nominata. Questa è una prima questione. Invece vorrei sottoporre un'altra questione. Come voi sapete, nel PAT non è stata inclusa la VINCA. VINCA che generalmente è un documento importante, fondamentale, che deve essere incluso in tutti i piani strategici. In questo PAT non è stata inclusa la VINCA, si è fatta una relazione in cui viene detto che non è necessario includere la VINCA perché il PAT non va a incidere su quello che è gli aspetti ambientali e gli aspetti ambientali relativi alle aree dei siti Natura 2000 e quindi non c'è necessità di fare nessuna VINCA. Ora, in più fa riferimento a delle normative di legge in cui dice che la VINCA, cioè di solito quando viene stilato un documento la VINCA serve solo a farla nei documenti strategici, no? E quindi non nei PI o negli altri, ma bensì nel documento madre, nel documento che dà vita a tutto il piano. Quindi ricordiamoci che la VINCA non c'è, è stata depositata anche un'interrogazione regionale con una richiesta al Consiglio regionale e quindi alla Regione Veneto se questa mancanza di VINCA sia effettivamente fondata e giustificata. Vorrei dire che la relazione tecnica dove si dice che non c'è necessità di presentare la VINCA è una relazione tecnica sommaria, dove non c'è una documentazione fotografica, dove non c'è citata nessuna biografia né monitoraggi. Inoltre i siti di Natura 2000 si chiamano ancora con SIC, invece sappiamo bene che oggigiorno sono citati come ZSC, no? E quindi la questione che vorrei porre è che io adesso dirigente non so se voi avete avuto, se la Regione Veneto è stata interpellata rispetto alle procedure di non deposito di VINCA. Però insomma secondo me questa questione è una questione che sarà oggetto di prossima discussione, quindi può essere che il PAT possa ritornare in Consiglio Comunale. Grazie consigliere. Consigliere Tonon. Grazie. Non sono del tutto d'accordo con la sua risposta, ma la prendo per buona. E allora le chiedo, a Nove c'è un'area di svariate migliaia di metri quadri, che ha i quadratini azzurri, l'area a 9, penso che l'assessore Fasan la conosca bene, è enorme. Quella quindi sta per essere espropriata perché è un'area, non c'è nessun servizio. Grazie. No, col PI. No, col PAT. Col PAT? No, ha detto lei che è col PAT. Cioè, guardi che non ha detto col PI. Mentre per le prime aree non potranno che essere destinate a servizi strategici, definizione che di norma porta con sé il vincolo espropriativo, quindi è già dentro il vincolo espropriativo, non sarà messo nel PI, perché sennò vuol dire che casca anche questo parere? Se lei mi dice verrà dopo col PI. Altre prenotazioni? Non vedo nulla, passiamo in dichiarazione di voto. Manca
Chi risponde? Prego, Ingegner Curti. Allora, credo che la domanda sia quella sulla Vinca. Noi su questo stiamo già lavorando con la Regione Veneto. Io condivido con quanto ha scritto il tecnico, ne abbiamo già discusso con il responsabile della VAS e stiamo già ragionando con loro che documenti eventualmente integrativi produrre, quindi non ritengo sia un grosso problema quello. Poi forse mi sono perso un pezzo di domanda, consigliere Tonò. Può rifare la domanda. Grazie. Avevo citato prima, ecco, come esempi alcune aree e lei mi ha risposto che quelle essendo già edificate non serve espropriarle. Quindi ho chiesto con il PAT e con la sua risposta scritta in questo parere, contrario all'accoglimento della mozione, lei sta dicendo che col PAT adesso si andrà a espropriare l'area che c'è a 9. Perché questa è la risposta che lei ha dato prima. È così? Punto di domanda. Prego. Nel parere ho scritto: la scelta effettuata fra le due destinazioni, servizi di interesse comune di maggiore rilevanza e aree idonee per interventi di riqualificazione e riconversione, ha una sua motivazione in quello che poi andrà a definire il PI. Le prime sono le aree per attrezzature dedicate a servizi istituzionali pubblici e privati considerati strategici per la comunità, sia esistenti che di progetto. Nel secondo caso invece si tratta eccetera eccetera. Quindi probabilmente io conosco poco bene l'italiano, ma quello che intendevo scrivere qua è che le scelte che noi abbiamo fatto col PAT vanno poi declinate nel PI. Nel PI andrò a imporre eventualmente il vincolo, anche perché sappiamo benissimo che è il piano degli interventi o piano del sindaco con durata quinquennale che va a stabilire questo. Quindi quell'area a cui lei faceva riferimento, se con il primo PI l'amministrazione riterrà di darne immediata esecuzione, imporrà un vincolo preordinato all'esproprio. Ma è con il PI che si impone il vincolo preordinato all'esproprio. Come ho detto all'inizio, il PAT per sua natura non può porre vincoli preordinati all'esproprio. Ma quindi conferma che la risposta che aveva dato in sede di... Consigliere De Nardi. Ingegner Curti, devo avere problemi seri io con l'italiano, non lei, perché il suo parere non è sintetico, ha scritto un'altra cosa. Ha scritto la scelta di individuare l'ambito come area idonea per interventi di qualificazione e riconversione, anziché come area per servizi, fa sì che non si verifichi la decadenza quinquennale del vincolo. Ci ha detto in Consiglio Comunale: se mettete un vincolo per servizi decade dopo 5 anni. Ce l'ha detto lei in Consiglio Comunale e lo ha anche scritto. Allora lei sta in questo momento dicendo no, che la nostra mozione è sbagliata perché tanto il vincolo dei servizi lo possiamo mettere anche nel PI, che la nostra mozione ha detto la verità, che in quel Consiglio Comunale il parere era sbagliato. Ma nessuno la sta crocifiggendo per sta cosa. Io vorrei essere abbastanza chiara. Qualsiasi professionista di questo mondo sbaglia, ma lo ammette anche, non muore nessuno. Guardi, se lei avesse fatto un parere dicendo sì, guardate, ho scritto male quel parere, io e l'architetto che era insieme con me, perché probabilmente non l'ha neanche scritto lei il parere, l'ho sbagliato, scusatemi, ho preso una cantonata. Quel vincolo non è un vincolo preordinato all'esproprio, per cui non è un vincolo che decade dopo 5 anni, ma è un vincolo conformativo per cui rimane lì per sempre. Il che ha anche un senso, mi permetta, perché tutte l'elenco dei
delle aree citate dal consigliere Tonon sono vincolate a servizi per il futuro, non solo per quelli che ci sono già, ma se dovessero radere al suolo il Victoria, un giorno potrebbero ricostruire qualcosa solo a servizi, no? Che ci fanno la casetta sopra, perché in base al PAT lì ci sono servizi. Quindi è vero che stiamo parlando di costruito, ma stiamo parlando anche del futuro di quel costruito. O sbaglio? Boh. Quindi non c'è una differenza tra costruito e non costruito in realtà. Anche quel discorso di prima lascia il tempo che trova. Io le avrei veramente detto complimenti se avesse detto abbiamo sbagliato, abbiamo dato un parere sbagliato. Le avrei detto complimenti perché un professionista che pubblicamente riconosce di aver fatto un errore per me ha solo diritto a essere riconosciuto come tale. Io lo dico tranquillamente. E invece siamo qui a controllare riga per riga le contraddizioni di un parere che, posso dirle, tra l'altro averglielo fatto fare a lei un parere su una cosa che riguarda se stessa mi pare anche un pochino poco elegante da parte di chi gliel'ha fatto fare, ma questo è un altro discorso. Consigliere D'Arè. Consigliere Danardi, siete stati al governo 5 anni, ma perché non avete portato il PAT voi? No, perché magari potevamo aggiungere anche qualche critica a noi, no? Allora, il PAT è stato portato, poi ci possono essere delle... quando arriverà chiaramente in urbanistica tutte le cose saranno prese per mano, no? L'importante è averlo fatto, perché probabilmente ci vuole anche il coraggio politico per fare certe cose. Poi andiamo a guardare i dettagli e i puntini sulle i e le virgole, certo che sì, ma lo faremo a tempo debito quando arriverà nelle varie commissioni. Ingegner Curti. No, io mi scuso, consigliere Denardi, devo essermi veramente espressa molto male e la cosa mi dispiace. Allora, io sono convinta di quello che ho detto, ma ho spiegato in che sensi l'ho detto, quindi non ho sbagliato in quello che ho detto, ho sbagliato in come l'ho detto, perché il PAT non può fare vincoli. Quindi non potendo fare vincoli è chiaro che non può imporre un vincolo preordinato all'esproprio. Dopo, lei dice che io ho sbagliato, io intendevo dire esattamente questo quella sera, l'ho detto in maniera sbagliata, ho usato delle parole, io ho detto che sono stata sintetica, lei dice che ho sbagliato, io continuo a ritenere di essere stata sintetica, ma nell'esserlo stata non sono riuscita a farmi capire. Mi dispiace di non essere stata capita, di non essere stata capita, scusatemi, perché qua sto sbagliando un'altra volta, di non essere riuscita a spiegare quello che volevo dire. Io volevo dire esattamente che nel momento in cui noi mettiamo la destinazione, non il vincolo, a servizi, quella rimane. La destinazione aree idonee per interventi di riqualificazione e riconversione mi permette di fare i servizi con maggior libertà, perché era proprio quello a cui pensavamo. Noi non abbiamo mai pensato, progettando, che lì ci dovesse andare nuova costruzione, perché lì è proprio il posto più sbagliato per fare nuova edificazione. Quindi l'idea era proprio quella di lasciare maggior libertà nel andare a progettare quest'area pensando ai servizi. Mi dispiace di non essere riuscita a dirlo in maniera comprensibile e questo è stato l'errore. Dopodiché sapevo che dicevo che lì non... Sì, è chiaro, il PAT non può fare un vincolo, tantomeno se non può fare vincolo non può fare un vincolo preordinato all'esproprio. Poi è vero che nel momento in cui con il PAT stabilisco che un'area è a servizi, finché non cambio il PAT, a servizi resta. Cioè, l'esempio che lei faceva, dovessero demolire il Victoria, là si rifanno servizi. Spero che non lo demoliscano troppo presto, ma cioè, là comunque servizi bisogna fare, non è che possiamo farlo diventare, a meno che non andiamo a modificare il PAT. Ecco, su questo quindi mi scuso di non essere riuscita a essere chiara in quello che intendevo dire. Consigliere Dus.
Sì, devo dire che ammiro sempre lo sforzo del consigliere Da Re di buttare la palla fuori campo cercando di distogliere l'attenzione dal punto all'ordine del giorno. Lo fa sempre con una certa grazia e tutti noi stiamo lì a seguire il fatto che, sì, è un punto politico, non è un punto tecnico. Però in realtà l'oggetto di contendere è un punto tecnico e non politico. Il punto politico vero è che ci sono voluti 3 ex sindaci per fare un PAT nuovo. Era fatto il sindaco Miatto, a Cesare ciò che è di Cesare. Quindi evidentemente il punto non era solo politico, probabilmente nel corso è diventato anche un po' un punto tecnico. Ecco, credo che quello che ha osservato e riportato con dovizia di particolare la consigliera De Nardi fosse un problema assolutamente rilevante dal punto di vista tecnico. Si è cercato di esaminarlo, dato che siamo in un'assemblea in cui esaminiamo anche le questioni tecniche, e lo stiamo facendo prendendoci il tempo che ci è stato dato. Tutto qua. Colgo anche l'occasione per fare la dichiarazione di voto, naturalmente sosterremo questa mozione. Consigliere Dus, non essendoci più interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Prego, con le dichiarazioni di voto. Non sento dichiarazioni di voto, quindi passiamo in votazione. La delibera non è approvata con contrari 11, favorevoli 6, astenuti 0. Ok. Passiamo al prossimo punto, sostituzione del consigliere comunale dimissionario Maurizio Gomero nella seconda commissione consiliare. Altra mozione? Alla 7. Scusa, un'altra mozione, sì. Allora, mozione presentata dai consiglieri comunali Mirella Balliana e Alessandro De Bastiani, scusate ma qua, gruppo De Bastiani Rinascita Civica, per portare a conoscenza del Consiglio Comunale tutta la documentazione relativa al Teatro da Ponte, dalla presentazione del progetto iniziale di ristrutturazione ad oggi. Lascio la parola al consigliere Balliana. Prego. Grazie Presidente. Allora, la mozione arriva dopo le varie interrogazioni che abbiamo fatto in merito alla questione del Teatro da Ponte, e arriva perché penso che i consiglieri comunali e il Consiglio tutto abbiano necessità di sviscerare tutti gli elementi che stanno alla base di quello che sarà poi l'eventuale volontà o meno, la decisione o meno del Consiglio Comunale di acquistare il Teatro da Ponte. Allora, do lettura della mozione. Premesso che in data 25 ottobre 2023 Fondazione Cassamarca ha inviato al Comune di Vittorio Veneto una nota ufficiale con richiesta al Comune di stipula del contratto di compravendita del Teatro da Ponte,
da effettuarsi quanto prima presso uno studio notarile di Padova, premesso che, sempre nella stessa nota di Fondazione Casamarca, si assicura che nulla osta alla citata operazione negoziale, di cui si riferisce essere a conoscenza l'Avvocatura Civica del Comune di Vittorio Veneto, premesso che, sempre nella stessa nota di Fondazione Casamarca, si apprende che, in caso di mancata stipula del contratto di compravendita del Teatro da Ponte, la Fondazione stessa si troverebbe costretta ad agire per i danni sofferti. Inoltre, si è venuti a conoscenza che a tutt'oggi è ancora pendente richiesta di condono edilizio presentato da Fondazione Casamarca per i vani tecnici retrostanti al Teatro da Ponte, edificati in difformità dal progetto iniziale approvato dal Comune e dalla Soprintendenza, presumibilmente riferibili alle leggi di condono edilizio del 2003 e del 2004. Considerato che un'operazione di tale portata economico-finanziaria per il Comune di Vittorio Veneto debba essere effettuata nel rispetto delle norme giuridico-amministrative e nella più totale trasparenza, al fine di consentire a tutti i consiglieri comunali di esprimere in materia tanto delicata un voto di totale e dichiarata e chiara cognizione di tutti i dati inerenti alle materie. Tutto ciò promesso, si impegna il Sindaco e l'amministrazione comunale a portare a conoscenza del Consiglio Comunale tutta la documentazione relativa al Teatro da Ponte, dalla presentazione del progetto iniziale di ristrutturazione ad oggi. Allora, questa è la mozione che abbiamo deciso di presentare. Volevo fare solo un'integrazione rispetto a quello che abbiamo presentato, nel senso che penso che sia doveroso e fondamentale, come ho detto prima, che il Consiglio, l'avevo detto la scorsa volta quando il Sindaco non ha dato risposta alla mia interrogazione, ha dato una parziale risposta, poi soprassedendo alle questioni più importanti. Io penso che sia importante capire a che punto stanno la questione rispetto alle irregolarità edilizie. Qui si parla che è stato presentato, cioè sappiamo che è stato presentato un condono edilizio, e a che punto è questo stato del condono edilizio, e penso che sia utile dibattere anche eventualmente qual è alla fine l'esito che sarebbe arrivato in un'autonoma ricerca anche la nostra avvocatura civica, perché non ne abbiamo notizie. L'abbiamo preso appunto dalla lettera che Fondazione Casamarca ha inviato al Comune. Ultima cosa che sarebbe importante dibattere anche in quest'Aula, non capisco perché Fondazione Casamarca si rivolga al Comune citando nella lettera che eventualmente sarà costretta ad agire per i danni sofferti. Io chiedo se effettivamente una fondazione di natura come è quella di Fondazione Casamarca e in un rapporto che ha con un ente locale possa permettersi addirittura potrei chiamarla addirittura una fattispecie di minaccia, perché questo è, cioè alla fine se non mi comprate il teatro sarò costretto a ricorrere a richiedere i danni sofferti. E mi fermo qua e poi continuerò con alcune altre considerazioni. Grazie, consigliere Valiana. Apriamo il dibattito, prego. Prenotazioni. Prego, consigliere De Bastiani. Beh, è evidente che questa nostra mozione parte dalla necessità di
chiedere e fare chiarezza su una faccenda che appare sempre più oscura. Eravamo partiti, avremmo dovuto votare l'acquisto del Teatro da Ponte, non mi ricordo più in che mese, il 30 aprile, e quella sera là, in una seduta convocata specificamente solo per quel motivo là, per deliberare l'acquisto, ci siamo fermati per un cavillo tecnico, altrimenti probabilmente a quest'ora io immagino che la maggioranza avrebbe votato per l'acquisto del teatro. Un acquisto importante, una decisione importante per l'impegno che richiede oggi e soprattutto per l'impegno che richiederà un domani e per sempre. Per esempio, quando noi auspichiamo che venga portata e messa a conoscenza di chi dovrà decidere la documentazione relativa al teatro, uno degli aspetti fondamentali, a nostro avviso, è che tutti quanti, nel momento in cui dovremo decidere, sappiamo a cosa andrà incontro come spese. Le spese di manutenzione e non solo, probabilmente, anzi sicuramente, lo ha decretato il perito, le spese necessarie indispensabili per rendere a norma tutti gli apparati del teatro, perché non sarà solo la cifra per l'acquisto e solo l'IVA, ma ci sono anche delle altre spese che il perito ha detto che sono indispensabili da affrontare. E quindi per un susseguirsi di fattori, per fortuna dico io, abbiamo avuto il tempo di cercare e approfondire la tematica, e qui abbiamo scoperto una serie di cose e non sappiamo quante altre ne dovremo scoprire ancora. Abbiamo scoperto che l'edificio non ha l'agibilità, ha solo un'agibilità parziale, e non ci è stato spiegato il perché. E per cui noi auspichiamo che questo venga spiegato. Abbiamo scoperto che e questo l'abbiamo scoperto dalla lettera che appena citata, che questa amministrazione ha già condiviso il corrispettivo che dovrà corrispondere praticamente, evidentemente la Giunta ha già pattuito e ha già condiviso con Fondazione il corrispettivo, cioè a quanto acquisterà il teatro. Però, lo sappiamo tutti, questa non è una prerogativa o una decisione che può prendere né il sindaco né la Giunta, ma è una decisione che deve prendere il Consiglio Comunale. Che venga portata una delibera in Consiglio Comunale sapendo che non si sa su che tavolo è già stato deciso a quanto dovremmo comprarla, non lo so come definire. Quello che sappiamo noi è che abbiamo due perizie, una che stima il teatro 1,5 milioni, una perizia commissionata dall'amministrazione, pagata dall'amministrazione. 1,5 milioni mi sembra comprensivo dell'IVA, e abbiamo un'altra perizia che stima il teatro 3 milioni. Noi non sappiamo ancora cosa deciderà il Consiglio Comunale, per quale
perizia e che quindi quale proposta propenderà, invece sembrerebbe che Fondazione Cassamarca sappia già cosa deciderà il Consiglio Comunale. Spiacevole questa informazione. Ci rimane oscuro, per esempio, questo esito e saremmo interessati a conoscere questa ricerca autonoma fatta dall'avvocato Colla, probabilmente in carenza di lavoro si sarà dedicata a questa cosa qua, visto che è una sua iniziativa autonoma, ci farebbe piacere conoscerla. E soprattutto, come diceva la collega prima, e come finisce la famosa lettera, faremmo piacere sapere quali sarebbero i danni che nell'eventualità che il Consiglio Comunale decida di non acquistare il teatro saranno sofferti e quindi rivendicati dalla Fondazione Cassamarca. Per il momento mi fermo qua, grazie. Consigliere De Antoni. Sì, come ha detto il consigliere De Bastiani, questa è una decisione importante. Importante soprattutto perché a Vittorio Veneto un teatro speriamo tutti che ci possa essere. C'è un teatro che funziona, c'è un immobile di proprietà della Fondazione Cassamarca, logica vorrebbe che si potesse addivenire a una soluzione concordata sulla base però di una procedura che deve essere corretta, cioè corretta fino in fondo. Allora quando sento quello che dichiara il Presidente della Fondazione, che appunto addirittura, ho visto la lettera che è stata richiesta con l'accesso agli atti, addirittura dice che ha già scelto il notaio. Ha già scelto il notaio il venditore? Cioè, voglio dire, e se poi minaccia l'amministrazione, lei, signor Sindaco, di chiedere anche i danni, cioè, adesso, va bene tutto, dobbiamo avere il teatro a Vittorio Veneto, però non a queste condizioni, cioè non è ammissibile. Non è ammissibile. Allora, la richiesta fatta dai consiglieri De Bastiani e Balian di esaminare questa cosa, mi sembra, qui in Consiglio, mi sembra che sia una cosa giusta, perché se no arriviamo, è passato il 30, ho sbagliato la data di prima, il 30 aprile del 2022, convocazione d'urgenza sul tema, dichiarate se siamo interessati ad acquistare il teatro. 19 aprile 2023, unico punto all'ordine del giorno, acquisto del teatro, ritirato perché c'è il discorso dell'IVA. Adesso diciamo il discorso, poi viene fuori che il discorso non è quello dell'IVA ma è quello dell'abuso edilizio, siamo abituati a parlare di abuso edilizio, ma come irregolarità amministrative. Allora, ci spiegate bene com'è il problema, poi leggiamo una lettera di questo Presidente della Fondazione, del Presidente della Fondazione Cassamarca, cioè non una società privata normale, una fondazione che si è diciamo, costituita e ha potuto agire anche per l'interesse dei cittadini della provincia, perché la provincia, sì, di tutta la provincia, sulla base anche degli utili che le casse di risparmio, nel nostro caso la cassa di risparmio credo di Treviso e non so come si chiamava perché quella volta non mi occupavo di queste cose, ha costruito il suo patrimonio su questi soldi. Allora, tutto va bene, però credo che il Comune di Vittorio Veneto, il Sindaco e il Consiglio Comunale abbiano una loro dignità e non possano accettare questi ultimatum che io ritengo inammissibili anche nella trattativa tra privati. Ecco. Allora, secondo me, non so se vuole fare questa sera, ho letto sul giornale che c'è la volontà di convocare il Consiglio per il 23 per discutere di questa cosa. Sì, però non portateci il 23 con dobbiamo rispondere al Presidente entro 2 giorni o entro domani e poi non riusciamo a ragionare bene. Cioè, dateci tutti gli elementi per poter ragionare e per poter votare, come diceva quello, in scienza e coscienza, avendo a disposizione tutti gli elementi per decidere in maniera
autonoma e corretta, insomma. Grazie. Grazie consigliere. A parte il fatto che non riesco a capire come mai i giornali diano delle date quando non è stato deciso nulla, io non lo so che il prossimo consiglio comunale sarà il 23, quindi le posso assicurare che non lo so. Ecco, potrebbe essere questo. Altri interventi? Non ci sono interventi, Sindaco, prego. Facciamo fare prima l'intervento alla consigliera Bagliana e poi conclude lei. Dirle una cosa. Allora, la questione che... Cioè sembra che noi della minoranza siamo un po' insistenti, no, su questa questione del teatro, però da un mio punto di vista la partita del Teatro da Ponte è stata ancora una volta, come altre partite, gestita molto male. Nel senso, è iniziata male perché è iniziata con passatemi il termine, un diktat arrivato da Fondazione Casamarca. Aveva tutti i connotati di un diktat di dovuto acquisto. Non c'è stato assolutamente dato il tempo di riflettere e di fare delle considerazioni politiche all'interno della città e ragionare per un futuro acquisto del Teatro da Ponte. Quindi è stato portato in un modo celere e di conseguenza ha generato tutta una serie di situazioni a cascata che poi si sono susseguite per quasi 2 anni, insomma 1 anno e mezzo, 2, le vicende che abbiamo visto. Allora, prima cosa, la questione sarebbe potuta essere un po' bypassata istituendo una commissione ad hoc, oppure in una commissione patrimonio, l'ho detto più di una volta Sindaco, se lei avesse avuto l'onestà intellettuale, tra virgolette, di portare la tematica, di portare il tema all'interno di una commissione consigliare in cui i consiglieri di minoranza avrebbero potuto vagliare tutta la documentazione che man mano stava avanzando, prima la questione delle 2 perizie, l'ha detto prima il consigliere De Bastiani, poi la questione dell'IVA, poi è subentrata la questione dell'abuso edilizio. Cioè, voglio dire, sono tutte questioni importanti che ogni volta e ogni Consiglio Comunale dobbiamo incalzare con interrogazioni, domande e risposta, ma mi sembra un modo di procedere non adeguato di un'amministrazione pubblica. Questo è quantomeno, da un primo punto di vista, non giusto, ecco. Quindi la richiesta che facciamo ancora una volta è che tutta la documentazione, tutti gli elementi importanti siano portati all'attenzione dei consiglieri comunali. Perché, faccio un esempio, se fosse passata la delibera dell'aprile 2023 di acquisto, noi ci saremmo ritrovati con un edificio non a norma da un punto di vista dell'agibilità, ad esempio. Questo è emerso dopo. Grazie. Aspettiamo che l'intervento del consigliere Dusse e dopo conclude lei, Sindaco. Prego, consigliere. Sì, effettivamente ringrazio i consiglieri Bagliana e De Bastiani che hanno portato questa mozione perché permette di riaffrontare questo tema che ogni tanto riemerge dalle cronache dei giornali. Comprare e acquistare un teatro non è sicuramente come acquistare dei beni strumentali utili alla biblioteca, come abbiamo visto nella variazione del primo punto all'ordine del giorno, ma è una questione complessa e che riguarda proprio il panorama e il tessuto culturale
Sarebbe così interessante sapere il parere dell'assessore alla cultura, se ci fosse. Non c'è, non lo sapremo oggi. Non c'è spesso quindi, però evidentemente. E così ha deciso di svolgere il suo ruolo. Evidentemente non è un tema che attiene alla cultura l'acquisto del teatro. Dicevo, è interessante perché appunto si parla del tessuto della città e quindi della valenza che può avere il teatro e dell'impatto che può avere o meno un teatro sul tessuto culturale della nostra città, perché di teatri in realtà ce ne sono altri, come abbiamo visto prima, il Palafender o anche altri teatri minori. Però questo è un ruolo... No, però sono pur sempre dei teatri che hanno svolto una loro funzione dignitosissima, assolutamente, anche quello della parrocchia di Carpesi, che svolge un ruolo assolutamente capillare, se vogliamo, del tessuto culturale. È chiaro che questo ha un prestigio completamente diverso, nonché un costo completamente diverso. E veniamo al punto all'ordine del giorno, cioè quanto costa sto teatro? Perché noi abbiamo due perizie che sono state commissionate che dicono due cose diverse. Ora abbiamo un'ulteriore accelerata con la convocazione da un notaio padovano. Tutto questo emerge sempre così, richiedendo e scuotendo un po' l'albero delle decisioni. Vorremmo solo che queste decisioni venissero quantomeno condivise con questo Consiglio. Grazie. Prego, Sindaco. Questa sera con i vostri interventi mi avete fatto capire una cosa, che vi dà fastidio che questa amministrazione arrivi a portare a casa il teatro da Ponte, perché fate tanto di quel fumo su un'operazione che è complessa, che è importante anche per il costo che ha. Da quando Fondazione ce l'ha offerto dagli 8,5, per cui ogni tanto saltava fuori la notizia della valorizzazione a 8,5, ce l'ha offerta a 2,5, non è stato né semplice né breve il tempo per cominciare a pensare a mettere via 4 soldini che servono per comprarlo. E poi le modalità. E poi siamo arrivati a portare la cosa in Consiglio Comunale con la novità delle ultime ore che l'impegno che ci eravamo dati di trovare quei 2,5 milioni non sarebbe stato sufficiente, per cui abbiamo dovuto fermare la pratica, studiare il sistema per poter evitare quella spesa là. A forza di pensare e di programmare l'abbiamo evitata, ovvero sia l'IVA, abbiamo trovato un sistema perché non serve a sborsarla, quindi non sarà un costo per noi. Dopodiché sono venute fuori nel momento in cui si comincia a pensare agli incartamenti per fare la compravendita, oggi i notai vogliono che sia tutto a posto e giustamente anche, quindi sono subentrate questa presa di coscienza di una incompleta gestione per quel che riguardava l'agibilità. Approfondimenti di documentazioni antiche che c'erano e senza memorie storiche, la nostra responsabile qua ha dovuto lavorare molto per trovare tutti gli incartamenti per poter trovare poi una soluzione. Adesso siamo vicini a questa soluzione, molto vicini, tant'è che combinando i tempi dei quali abbiamo bisogno per rifinire la nostra disponibilità di denaro per pagare con la disponibilità dei vari uffici chiamati a risolvere il problema antico della parziale agibilità, fanno sì che abbreviando il massimo si arrivi proprio il 23 che avete letto sui giornali come data migliore per poterlo fare. E quindi porteremo in Consiglio Comunale di nuovo il teatro con tutta la chiarezza di tutte le carte che volete. Punto. Questo è... Ancora? Perché ne è passato anni, Dio.
verrete resi edotti di ogni aspetto della questione. Punto. Altro da dire non c'è. Il 23, spero sia il 23, prima è stato impossibile farlo. Risponderemo il 23 alle domande. Sì, signor. No, stasera non rispondo. Mi impegno, respingo questa vostra mozione e mi impegno a portare tutto quello che servirà al momento debito. Andiamo avanti. Consigliere De Antoni, prego. Sì, però, signor Sindaco, mi scusi, io non accetto che lei dica che noi, io parlo per me, non parlo per gli altri, che noi gettiamo fumo su questo acquisto. Perché io le ho detto prima che io sono d'accordo di acquistare il teatro, però acquistarlo con una procedura che sia corretta e legittima. Ok? Ci siamo parlati già 2 o 3 volte, le ho scritto anche una lettera il 6 maggio del 2022 o del 2023, che era del 2023, in cui le facevo presente i problemi che ci sono su questa procedura. Va bene, no? Non mi ha risposto, risponderà il 23. Però non può affermare di fronte anche al pubblico che c'è a casa, non può affermare che io parlo per me, che io ho messo fumo su questo acquisto. È una cosa inaccettabile, me lo deve dimostrare e non dire così tanto per dire. Mi scusi, perché un minimo di dignità ce l'abbiamo tutti e quindi mi sembra che lei debba trattarci in maniera corretta. Consigliere De Bastiani. Mi scusi Sindaco, ma quando lei dice che vi dà fastidio che compriamo il teatro, lei dice una grande sciocchezza. E le spiego anche perché. Perché i vittoriesi il teatro da ponte ce l'hanno già, è lì dal 1800, ha avuto le sue varie vicissitudini e grazie a Fondazione Casamarca è stato restaurato e adesso è lì funzionante e i vittoriesi ce l'hanno e l'hanno lì a disposizione, quindi ai vittoriesi non dà nessun fastidio il fatto che il Comune metta dei soldi perché l'edificio diventi di sua proprietà. Ai vittoriesi io credo non cambi niente, perché il teatro c'è, funziona, è a posto, non ha i problemi che ha la biblioteca di Ceneda, per esempio, no? che quella sì è in uno stato di emergenza, mentre là messi a posto quei 200-300 mila euro di lavori che sono da fare, è funzionante, il tetto a posto. Cioè, non vedo quale fastidio darebbe ai vittoriesi se il sindaco Miatto decide di comprare il teatro. Può dar fastidio, quello sì, per esempio ai cenedesi il fatto che a Ceneda ci sono delle emergenze immobiliari, quella che ho appena detto prima, tralascio di citare la Villa Papadopoli perché questa sì deve dar fastidio. Lo so che ogni volta che si pronuncia Villa Papadopoli al sindaco Miatto dà fastidio. E quindi ribadisco, ha detto, mi dispiace, una sciocchezza. Tra l'altro nessuno finora della minoranza mi sembra abbia dichiarato la propria contrarietà all'acquisto. Non mi sembra che nessuno lo abbia detto. Ci sono state fatte delle considerazioni, la prima delle quali, e la più importante, è quella per cui ho fatto la domanda prima, che lei si rifiuta di rispondere e non capisco perché si rifiuti di rispondere. E la domanda è: il teatro va comprato a 1,5 milioni, come dice la perizia di ci è stato detto bravo, ci è stato detto che è un bravo perito, tra l'altro supportato da un altro perito esperto del settore, che
che ha periziato il valore a 1,5 milioni, oppure se pensiamo di pagarla 2,5 milioni più IVA. Questo non capisco perché lei non voglia rispondere, soprattutto di fronte a una dichiarazione che a questo punto qua non so se è veritiera, cioè scritta però su carta intestata, dove il Presidente dice: guarda Sindaco, sai che ci siamo già messi d'accordo sul prezzo. Ci sono rimbalzate varie accuse tra l'amministrazione e la fondazione, no? Perché quando il problema è arrivato in aula noi avevamo capito che fondazione voleva vendere il teatro. Poi il presidente della fondazione ha dichiarato: guardate che noi non vogliamo vendere il teatro, siete voi che volete comprarlo. No, penso che fin qua ci siamo d'accordo. Io ho fatto un'interrogazione, ho detto: signor Sindaco, è vero che siamo noi che vogliamo comprarlo? E lei ha dichiarato: no, non è vero. Non è vero che io ho chiesto di comprarlo, è vero che Fondazione ha chiesto di venderlo. Dopo neanche 15 giorni Fondazione ha ribadito: noi non abbiamo la necessità di vendere niente, se qualcuno vuol comprare siamo qui a disposizione e non abbiamo fretta. Dichiarato anche questo, no? Allora, di fronte a queste dichiarazioni permetterete che secondo noi sarebbe il caso di andare un po' a fondo, anche perché, ripeto, la decisione e il voto che dovremo prendere non è una cosa banale e non stiamo parlando di bruscolini, stiamo parlando di un investimento importante che si perpetuerà nel tempo e che pregiudicherà probabilmente altri interventi in altre strutture sicuramente più bisognose di interventi immediati. Non è vero che non vogliamo. Come ho detto altre volte, il teatro era valorizzato a 8,5. È stata una offerta di fondazione a 2,5 che ha aperto ci ha interessati, e come me ha interessato un po' tutti noi. Tito vuole comprarlo, quindi Tito si è a favore. Tito sei favorevole, quindi te sei a posto, no? Te sei contento, sei comprendi. Anche perché la stessa manovra di cessione avrebbe comportato, qualora a noi non dovesse interessare, l'applicazione di un vero e proprio affitto e non quella concessione a 0 o a 24 come abbiamo adesso all'anno. Quindi, grosso modo, si parla di 150.000, ben che vada, euro all'anno di solo affitto, più le spese, quelle che normalmente già abbiamo per il teatro. Ok? Bon. Circa le dichiarazioni del Presidente di Fondazione, risponderà lui, magari se... volevo dire, per completare, allora, il 2,5 è quanto chiesto da Fondazione, e Fondazione ha dichiarato, anche a me personalmente in più occasioni, perché non è che siamo stati qua seduti ad aspettare gli eventi, ha sempre dichiarato che sotto i 2,5 non si vendeva il teatro. Quindi i 2,5 sono la richiesta di Fondazione. A questo Consiglio decidere se sì o no. A questo Consiglio la risposta sì o no. Ma può valere anche a 300 lire, ma se gli dici di no? Cioè può valere quello che vuoi. Se vogliono 2,5 milioni,
quello è il prezzo per comprarlo, ok? Circa, se lo terrà, rimarrà chiuso. Rimarrà chiuso, Scusate. oppure si pagherà l'affitto di 150, se non peggio, all'anno. Scusate, non possiamo andare avanti a botte e Punto. risposte. Non c'è altro da dire. Chiudiamo il... Quello che c'è da dire invece, per chiarire tutti gli aspetti tecnici legati a questo eventuale acquisto, lo vedremo in Consiglio Comunale, in Commissione prima, con accesso agli atti, fate quello che volete, è tutto alla luce del sole, non c'è niente da nascondere qua. Prossimo Consiglio Comunale. Bene. Andiamo avanti. Non ci sono altri interventi, quindi dichiarazione di voto. Prego. Sì, stiamo amministrando dei soldi dei cittadini e anche questo che ha detto lei non sembra che alleggerisca il problema, cioè il fatto che noi dobbiamo comprare perché loro hanno chiesto quello, anche se non vale, anche se il valore non è quello, ha detto questo, lei ha appena detto questo, che dobbiamo comprarlo perché Fondazione ha chiesto quel prezzo là, e l'ho appena detto. E comunque voglio ricordare... Ha detto che deciderà il Consiglio Comunale. Com'è? Per la verità, mi ricordo. Sì, no, Sindaco ha detto... che starà al Consiglio Comunale decidere. Ovvio che starà al Consiglio Comunale. Che dobbiamo comprare. Per correttezza. No. Vabbè, e comunque voglio ricordare che il sindaco dice dovremmo pagare, ci costerà. Io devo ricordare al sindaco, che evidentemente non lo sa, che Fondazione Cassamarca, che è una fondazione non della città di Treviso, ma che ha costituito il suo patrimonio su tutta la provincia e che si vanta del fatto che la costituzione della Fondazione Cassamarca è dovuta anche alla confluenza del Monte di Pietà di Vittorio Veneto, oltre di quello di Castelfranco, quindi di questo si fanno vanto, no? E quindi non è solo Treviso. A Treviso Fondazione Cassamarca gestisce in proprio 4 teatri, non sono teatri, sono 2 teatri e 2 auditorium. E non è andata al comune di Treviso a dirgli comperatevi i teatri perché... non è andata, però a Vittorio Veneto è venuta. È venuta a Vittorio... Silenzio in aula. Allora, silenzio. Allora, silenzio. Scusate, sospendiamo 5 minuti il Consiglio. Se no. Allora, scusate un attimo. Sospendiamo il Consiglio. Vado avanti, ma se continuate a gridare, come faccio ad andare avanti? Un po' di rispetto. Tutti, perché qua gridavate in 2, da destra e da sinistra. Continuiamo. Emisfero sinistro. Ora. Sì, recuperare Dus e Varaschin. Assessore Antiga, prego. E silenzio cortesemente, silenzio. Prego, Assessore Antiga. Grazie Presidente. E poi magari ci lamentiamo perché il Sindaco prende delle posizioni. Il problema è che ci troviamo, rispondo
rispetto a delle persone No, ha ragione, ha che ragione. dice io ho chiesto al Presidente. Ha ragione, qua nella confusione ha ragione, non deve fare, siamo in dichiarazione di voto, mi scusi Assessore, non può parlare, ha ragione, basta, siamo in confusione, quindi dichiarazione di voto, avanti. Allora, nessuna prenotazione, passiamo in votazione. Presidente, ha fatto la dichiarazione di voto che io non ho capito. Dai, avanti, che non, se no tiriamo lunga, Forza. No, non ripete nulla. Avanti, votazione e chiudiamo questo punto. Allora, la mozione è respinta con contrari 11, favorevoli 6, astenuti 0. Bene, passiamo al punto successivo e ultimo. Sostituzione del consigliere comunale dimissionario Maurizio Gomiero nella seconda commissione consiliare. Allora, la delibera va completata con una informazione che deve dare il capogruppo della Lega, ovvero designare il componente che sarà in commissione. Prego, capogruppo Rosset. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, come sostituto del dimissionario consigliere Gomiero della seconda commissione, il nostro gruppo designa il consigliere comunale Giancarlo Scottà. Grazie, capogruppo Rosset. Pertanto nella delibera al capoverso numero 3, 1, 2, 3, udito il capogruppo della lista Lega Veneta Salvini, scusi. Dobbiamo votare. Sì, che designa per la nomina in oggetto il consigliere comunale Giancarlo Scottà e il resto rimane uguale. Quindi passiamo in votazione. Votate. Allora la delibera è approvata con favorevoli 10, contrari 0, astenuti 6. Favorevoli 11. È immediata o no? Sì. Allora votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli 11. Favorevoli 11. La delibera è immediatamente eseguibile con favorevoli 11, contrari 0, astenuti 6. Buonanotte.